ragazze e bentornati su questi schermi e benvenuti nel primo capitolo della Larry Stylinson saga. La me adolescente ama la me adulta. Correva il 2011 quando le fan della boy band One Direction iniziarono a notare una vicinanza sospetta tra due dei membri, Harry Styles e Louis Tomlinson. Per anni si è vociferato che i due fossero una coppia segreta, ma segreta non perché loro non volessero venire allo scoperto, ma quando mai si vociferava che fossero una coppia segreta perché il management della band faceva di tutto in base alle teorie dei fan per impedire loro di fare coming out. Si parla di prove insabbiate, ricatti e addirittura relazioni fasulle con delle donne orchestrate per nascondere la loro intensa storia d'amore. Trovare una prova della storia d'amore tra Harry e Louis era come trovare l'ago nel pagliaio, ma senza l'apostrofo, cioè un cacchio di lago nel pagliaio. Ma cosa spinge ancora oggi queste migliaia di fan a credere che Harry e Louis siano stati insieme in passato o che addirittura stiano insieme ancora oggi in gran segreto? È solo una teoria del complotto ben confezionata questa, oppure c'è davvero qualcosa di profondamente tossico e omofobo nell'industria musicale che ha causato un'enorme sofferenza a due ragazzini di 16 e 18 anni? E poi di 17 e 19 anni? Per provare a rispondere a queste altre domande, oggi ricostruiremo tutta la teoria dei Larry Stylinson, un termine che nasce dall'unione dei nomi di Louis Tomlinson e Harry Styles. Buon mese del Pride a tutti, cominciamo! Nel settembre 2010 un gruppo composto da 5 ragazzi si esibisce per la prima volta sul palco di X Factor UK. Siamo a Manchester, Regno Unito, si fanno chiamare One Direction. Loro non lo sanno ancora, ma stanno per diventare uno dei fenomeni musicali più grandi del decennio. E indovinate chi invece già lo sa? Simon Cowell, il creatore di X Factor. Ma facciamo un passo indietro e torniamo all'inizio di tutto. Torniamo a quando gli One Direction non si erano ancora uniti in una boy band. Torniamo all'inizio di quella storica, assurda edizione di X Factor destinata a diventare un bordellino. Innanzitutto, sapete cos'è X Factor? No! Ma tranquilli, ve lo spiego io che non l'ho mai visto, fidatevi. Conoscere X Factor, ragazzi, è fondamentale per capire l'epopea di questi One Direction, quindi proviamoci. Come funziona sta roba? X Factor è un programma televisivo dove persone comuni che sanno cantare gareggiano tra loro. Studiano anche nel corso del programma per migliorare nelle loro abilità musicali e il tutto nella speranza di vincere un contratto discografico. Ora, X Factor si suddivide in fasi. Prima fase, le audizioni. Tutto inizia con le audizioni. I partecipanti si esibiscono davanti ai giudici in 3 audizioni pubbliche cantando una canzone scelta da loro stessi. I giudici devono decidere chi tra i concorrenti abbia il famoso fattore X. L'X Factor, appunto. Il fattore X sarebbe tipo quel non so che quando senti una persona cantare ti fa dire farà strada questa persona perché ha quel qualcosa in più, quel qualcosa che gli altri non hanno. Il culo. I cantanti che passano le audizioni vengono poi divisi in categorie. Per esempio c'è la categoria dei ragazzi, la categoria delle ragazze, gli over 25, i gruppi musicali, e a ognuno dei concorrenti viene assegnato un giudice. Quel giudice diventerà tipo il suo mentore e praticamente il giudice gli darà lezioni di canto, lezioni di ballo, consigli, gli farà le ramanzine, eccetera eccetera, perché poi anche i giudici praticamente sono in gara tra loro, cioè vince uno dei giudici a X Factor. Comunque poi arriva la seconda fase chiamata bootcamp. Qui i sopravvissuti alla fase delle audizioni affronteranno altre sfide vocali e sarà tipo una selezione durissima, cioè solo i migliori andranno avanti e si classificheranno per la terza fase. La terza fase sarà la home visit. Praticamente i partecipanti arrivati fino a qui verranno invitati nelle case dei giudici o comunque in un luogo dove saranno a stretto contatto con il proprio giudice. Riceveranno lezioni di canto, lezioni di ballo, insomma alla fine ci sarà un'ulteriore scrematura. Sarà il giudice a decidere quale dei candidati che si era scelto
eliminare. I candidati ritenuti più meritevoli dai giudici verranno scritturati per partecipare ufficialmente a X Factor, finalmente. Infatti l'ultima fase sarà la gara vera e propria. I concorrenti si esibiranno ogni settimana in diretta TV e il pubblico voterà i concorrenti che gli piacciono di più. Chi ha il minor numero di voti viene eliminato. Il vincitore, l'unico vincitore, si porterà a casa un contratto discografico. Una competizione così non la vivi da quando eri uno spermatozoo. Ok, chiusa la parentesi, ora che sappiamo come funziona X Factor, possiamo parlare di come i nostri One Direction siano diventati delle superstar. Fase delle audizioni. Durante le audizioni sale sul palco un ragazzino di 16 anni. Il suo nome è Harry Styles. Per come si presenta capiamo subito che esso Harry è un simpaticone, cioè ha proprio quell'aria da compagno di classe simpatico. Harry viene da un paesino inglese abitato da 4 gatti, 4 cats, dove non solo va a scuola in questo paesino, ma lavora anche in una panetteria. Un ragazzo qualunque, ma di quelli che comunque ti conquistano subito. Cioè Harry è carismatico, ha anche un bel faccino, quindi se hai dai 16 anni in giù parti dal presupposto che speri di sposarlo un giorno, è automatico. Ma saprà anche cantare? Beh, sì. Dai. Harry canta Hey Soul Sister e riesce a tenere il palco come se lo facesse da sempre, cioè c'ha un gran carisma sto Harry, capito? È bravino, cioè se la cava con il tenere il palco. Ma attenzione, Simon Cowell non è convinto, vuole valutare meglio le sue doti canore e gli chiede quindi di cantare una seconda canzone a cappella. Ebbene, Harry Styles stupisce tutti cantando Isn't She Lovely. Ragazzi, per avere 16 anni se la porta bene, va detto. Dei 3 giudici solo uno gli dice di no, sto scostumato che non a caso si chiama Lewis. Con 2 sì su 3 Harry Styles passa alla seconda fase delle audizioni. Bravo Harry, perché anche se ad oggi servono 3 sì, nel 2010 ne bastavano 2. Dopo Harry tocca a un altro ragazzo di 16 anni, Niall Horan. Subito dopo si esibisce Zayn Malik, 17 anni, e dopo di lui Liam Payne, 16 anni. Finito lo zecchino d'oro sale sul palco un maggiorenne, Louis Tomlinson, 18 anni. Louis è visibilmente emozionato e quindi fa un casino con la prima canzone che canta. I giudici quindi gli dicono: senti Louis, prenditi un attimo per rilassarti e ci riprovi. Louis quindi ci riprova e ci canta Hey There Delilah e questa volta ce la fa. Dai. Lewis riesce a dare giustizia alla sua voce e ottiene ben 3 sì dai giudici, che comunque gli consigliano di lavorare sui nervi. Keep calm Lewis, take one camomilla. Ora, tutti e 5 questi ragazzi passano le audizioni individuali e accedono alla fase successiva, il bootcamp. Ma la strada per il successo ancora è lunga, abbiamo appena cominciato. Preparatevi perché quello che vi sto per riportare è uno degli aneddoti più chiacchierati nella storia degli One Direction. I ragazzi sono bravissimi, ma anche loro sono esseri umani e a un certo punto Harry Styles deve fare la pipì. Si narra che andando in bagno abbia trovato Lewis che faceva pipì. Lewis, vedendolo entrare, avrebbe detto "Ops" e Harry gli avrebbe risposto "Ciao", ovviamente in inglese, non in italiano, quindi hi, e si sarebbe messo a fare la pipì accanto a lui. Questo episodio è diventato leggendario tra i fan, ma non è detto che sia una descrizione accurata del loro primo incontro, o meglio, che i due si siano conosciuti in gabinetto è noto e sicuro perché l'hanno detto loro stessi durante un'intervista, ma che si siano detti "Ops, hi" è una leggenda metropolitana. E a cosa si deve questa leggenda? Ebbene, in futuro Harry Styles scriverà in un tweet: "Sono contento di essermi trovato nell'orinatoio accanto al suo. Se proprio qualcuno doveva schizzarmi la pipì addosso, avrei preferito la sua a quella di qualcun altro". In futuro Harry e Lewis, come vedremo, diventeranno amiconi e a un certo punto si faranno questi tatuaggi. Questo sarà il tatuaggio di Lewis, la scritta Ops, mentre questo sarà il tatuaggio di Harry, la scritta Hi.
cioè ciao in inglese. E perché mai questi tatuaggi dovrebbero essere legati al loro primo incontro? Cioè, perché dovrebbero essere tatuaggi di coppia, diciamo, cioè collegati tra loro? Non può essere che tipo Harry si è fatto il tatuaggio per conto proprio e Louis si è fatto il suo tatuaggio per conto suo senza che ci sia un collegamento tra essi. No, ragazzi, non secondo le investigazioni dei fan, perché il tatuaggio di Harry sarebbe scritto con la grafia di Lewis. Questo infatti è un hi scritto da Lewis. Se lo confrontiamo al tatuaggio, in effetti corrisponde, cioè sembra scritto dalla stessa mano. Ok, chi nega è in malafede, ragazzi, qua. Ho invece qualche dubbio su Ops, che secondo i fan sarebbe scritto da Harry, no? L'ha scritto Harry e se l'è tatuato Lewis. Questa è la grafia di Harry. E secondo i fan sarebbe la stessa grafia del tatuaggio di Lewis. Non lo so, non mi sembra ovvia come cosa, ma sarò io che non mi intendo. Insomma, per farla breve, la teoria è che Ops, hi siano le parole che Harry e Lewis si sono scambiati durante il loro primo incontro al cesso. Qui cominciate a capire quanto sarà alta la qualità di questo complotto. Andiamo avanti. I giudici vedono del talento in tutti loro, sono bravi, sì, ma c'è un problema. Nessuno sembra avere quel fattore X, quel non so che potrebbe portarli avanti da soli. E poi boom! Simon Cowell ha un'idea geniale, va da un'altra giudice, Nicole Scherzinger, che era un tempo la voce principale delle Pussycat Dolls, non so se ve le ricordate, e Simon le dice: ho un'idea, mettiamoli insieme e formiamo una boy band. Questa, ragazzi, è la versione di Simon. Lui dice che l'idea sia stata assolutamente sua. Ma in realtà ultimamente, cioè negli ultimi anni, è uscito un video in cui vediamo Nicole Scherzinger proporre a Simon Cowell e all'altro giudice, Lewis, di non squalificare questi 5 ragazzi e piuttosto di provare a metterli insieme, di provare a formare una boy band. Quindi, ragazzi, in base a questa prova schiacciante, perché abbiamo proprio la registrazione del momento in cui accade questa cosa, sarebbe stata un'idea di Nicole Scherzinger. Come vedete, Nicole prende le foto dei ragazzi e le mette insieme, cioè lei è gasatissima, sta giocando la partita a scopa della sua vita e dice, vi riporto le sue esatte parole: costruiamo una boy band immaginaria invece di dire solo no. Va accostando le foto dei 5 ragazzi e dice: i più carini di sempre, adoro, le ragazzine li adoreranno, sono troppo talentuosi e hanno il look e il carisma giusti sul palco, penso che saranno davvero fantastici in una boy band insieme, sono come piccole star, non ci si può liberare delle piccole star, vanno insieme. Addirittura Simon le propone di togliere Liam, cioè di spostare Liam in un altro gruppo, ma lei fa quello che va fatto, cioè lo ignora deliberatamente. Nonostante ciò, Simon Cowell ancora oggi cerca di attribuirsi tutto il merito di avere inventato gli One Direction, cioè lui va in giro a dire che gli One Direction li abbia creati lui, che siano stati una sua idea, che sia stata una sua idea quella di metterli insieme. E quando in un'intervista gli faranno notare che in realtà esista la registrazione di Nicole che tenta di convincerlo a mettere insieme i ragazzi, mentre lui è visibilmente perplesso dall'idea di Nicole, Simon risponderà così: riascolterò la registrazione, ma l'idea è stata mia, forse è andata che ho chiesto io a lei di dirlo, deve esserci una registrazione in cui mi rivolgo a lei, dovresti dirlo tu. Cioè, secondo lui è andata... Simon ci regalerà lunghe chiacchierate. 23 luglio 2010. Harry, Niall, Zayn, Liam e Lewis vengono chiamati uno per uno e informati della decisione. Ragazzi, vogliamo che formiate una boy band. I ragazzi accettano la sfida. Teoricamente ancora non si conoscono, eppure non appena si incontrano succede una cosa adorabile. Lewis salta in braccio a Harry. Questo ovviamente, ragazzi, va ad accreditare
è la teoria della pipì, cioè essendo che si erano già incontrati nella famosa pausa pipì 2 giorni prima, già qua avevano un certo livello di confidenza. Nascono così gli One Direction. Segnatevi questa data sul calendario, 23 luglio 2010. Ma attenzione, non si chiamano ancora One Direction, sarà Harry Styles qualche settimana dopo a proporre il nome One Direction. Perché proprio One Direction? Perché questo nome? Perché sono 5 ragazzi diversi con 5 background diversi che si stanno unendo per seguire un'unica direzione, in inglese One Direction, ovvero la loro carriera musicale. Ragazzi, quando dico che questi 5 sono diversi tra loro, intendo che hanno caratteristiche proprio così marcate, così specifiche, che li rendono unici, che tipo potrebbero essere tranquillamente protagonisti di una serie TV comedy, tipo Friends, Big Bang Theory, non so se avete presente. Allora, ve li presento un po'. Harry è inglese, ovviamente, come ogni Harry che si rispetti, no? Il principe Harry Potter. Harry ha una personalità carismatica, il carisma è probabilmente la sua caratteristica più peculiare, è sempre rilassato e ha un fascino romantico, è tipo il tipico ragazzo più popolare della scuola che tutte vogliono, tutte gli stanno intorno, ma lui è su un altro livello, lui è romantico e vede solo te. Questo carisma lo rende il frontman perfetto. Il colore del suo microfono è il verde, perché praticamente c'è questa cosa che ogni membro degli One Direction ha il microfono contrassegnato da un colore. Harry ce l'ha verde. Poi c'è Niall Horan, che è irlandese ed è il tipico ragazzo della porta accanto. Non il mio ragazzo della porta accanto aveva 56 anni, si chiamava Franco e viveva con sua madre, ma Niall non è Franco. Niall è sempre di buon umore, ride sempre, trasmette genuinità, sarà lui il raggio di sole della band. When I've looked at this picture, is that it's too. If you were to go, Il microfono di Niall è bianco. Zayn Malik, al contrario, è il tenebroso del gruppo. Nato in Inghilterra da genitori di origine pakistana, le fan scherzosamente al tempo lo chiamavano il kebabaro. Io non dimentico, io lo so che avreste voluto dimenticare questo passato oscuro, avreste preferito che ci passassi sopra, ma il mondo deve sapere, lo si chiamava il kebabaro affettuosamente, ok? Oggi nel 2024 riconosciamo che di affettuoso c'era ben poco in questo nomignolo, ma è andata così. Comunque, Zayn ha una personalità più riservata rispetto agli altri, è introverso, è riflessivo, sembra molto scazzato a volte. Il microfono di Zayn è giallo. Liam Payne è il papà del gruppo, non perché abbia messo al mondo gli altri 4, ovviamente, ma perché è il più maturo. Lui è molto professionale, quando gli altri degenerano lui sa recuperare la situazione. Il microfono di Liam è rosso. Lewis Tomlinson invece è il figlio, cioè proprio il contrario di Liam, nonostante sia, se non sbaglio, il più grande di età nel gruppo. Però, insomma, nonostante questo viene spesso dipinto come un immaturo perché fa cose stupide a volte, cioè Advance to the awards next month. We've had it. It's You've had the it's like celebration. an impulse one. If we're here, then we go. Just- We're in. Where are we going to be? We're in America. Oh, okay. We're gonna be- Are you going to do a video, mate? Lewis è quel tipo di persona che all'improvviso prende ed emette un rumore forte così per attirare l'attenzione o grida qualcosa e ha sempre questa faccia, la faccia di chi ti sta trollando, ma è anche quel tipo di persona di cui pensi senza di lui quanto sarebbe noiosa questa vita. Niall. I'm Harry. I'm Zayn. I'm Liam. And I'm Jennifer. Alleggerisce, ecco, lui si alleggerisce. Il suo microfono è blu. Queste 5 personalità diverse rendono gli One Direction complementari tra loro. Harry con il suo carisma fa spettacolo, Niall con il suo sorriso acchiappa la simpatia degli spettatori, Zayn con il suo mistero dà tridimensionalità alla band, Lewis con le sue battute sceme crea momenti iconici che diventano virali e Liam evita che gli altri 4 mandino tutto in bagno.
attacca. Insieme formano un equilibrio perfetto. Una cosa però non la possiamo ignorare: questi 5 ragazzi sono talentuosi, sì, ok, ma sono anche molto belli, no? Molto attraenti, e questo contribuisce al loro successo, forse persino più del talento che hanno. Le fan degli One Direction infatti si formeranno subito dopo la creazione della band, cioè manco il tempo di sentirli cantare, praticamente manco il tempo di sentirli esibire, quasi, sulla fiducia. Ora queste fan si faranno chiamare Directioners. Le Directioners sono ragazzine in maggioranza giovanissime, dai 17 anni in giù, e si prendono una cotta per almeno uno dei ragazzi, cioè tipo si scelgono uno degli One Direction come favorito e sognano una relazione con lui, cioè si creano fantasie romantiche in testa. Queste fantasie in alcuni casi si trasformeranno in una cosa chiamata fanfiction. Le fanfiction sono storie scritte dalle fan dove i protagonisti possono anche essere cantanti, celebrità, poi vabbè ci sono delle fanfiction in cui i protagonisti sono personaggi di serie TV e tipo gli si creano degli scenari alternativi con queste fanfiction, ma non ci interessa in questo caso. In alcune fanfiction, ad esempio, gli One Direction vengono immaginati come studenti del liceo invece che come cantanti e vengono messi in situazioni romantiche. Per esempio, io potrei scrivere una fanfiction su Harry Styles, che è un compagno di scuola di una della protagonista, no? Che magari io chiamerò casualmente Iris. La protagonista, che guarda caso mi somiglia, viene corteggiata da Harry Styles, però praticamente i due non potranno stare insieme perché la protagonista Iris sta con Lewis Tomlinson, che è il fratello di Harry Styles. Poi il fatto che non abbiano lo stesso cognome pur essendo fratelli non importa, perché in guerra, in amore, nelle fanfiction tutto è concesso. E insomma, vabbè, questo era il meccanismo, ragazzi: inventare scenari fantasiosi aventi come personaggi i cantanti, le celebrità. Ora, una delle fanfiction più famose era After, scritta nel lontano 2013 da una ragazza di nome Anna Todd. Il protagonista di After era proprio Harry Styles, immaginato però come una persona turbolenta, tossica, a tratti violenta. Larry di After aveva una complicata relazione romantica con la protagonista Tessa e la storia aveva uno sfondo molto sessuale. E come me, migliaia di altri adolescenti si erano appassionati ad After, tanto che questa fanfiction ad oggi è stata trasformata prima in una serie di libri e successivamente è stata adattata in dei film che sono usciti al cinema. Ovviamente, per tutelare Harry Styles, il nome del protagonista è stato modificato in Hardin. Però ragazzi, c'è comunque quella fanfiction è diventata qualcosa di molto grosso. Perché vi sto parlando di questa cosa? Perché After ci fa intuire un fenomeno che sarà determinante per lo svolgersi di questa vicenda, cioè per capire un attimino quale sarà la chiave di lettura di questa storia. Le fan erano infoiate per gli One Direction, specialmente per Harry Styles. In questa saga ci imbatteremo in fan il cui nickname sui social era F*** me Harry Styles. Non so se è il caso di tradurlo, però Harry Styles, e vi garantisco che era una tipologia di nickname estremamente diffusa, cioè era frequente oggettificare Harry Styles, era frequente oggettificare qualunque altro membro degli One Direction, non erano solo cantanti, erano oggetti di desiderio sessuale. Ed era normale manifestare in modo esplicito questa ossessione, perché era un'ossessione. La sessualizzazione dei membri di una band non era certo un'esclusiva degli One Direction, ma era parte di un fenomeno molto ampio, no? In cui le celebrità venivano trasformate in feticci. Parlo al passato, ma in realtà succede ancora oggi, che le celebrità vengano percepite non tanto come persone reali, ma più come persone
personaggi di una serie TV, cioè non esistono realmente, dai, quindi mi è concesso dire tutto quello che mi passa per la testa, non si sentiranno mica molestati, non si sentiranno mica a disagio. Ecco, la produzione di fanfiction spesso era un modo creativo di esplorare tutte queste fantasie romantiche, tutte queste fantasie zozze con le celebrità, e per quanto oggi possa suonare inquietante, in realtà questa dinamica al tempo ha contribuito enormemente, ragazzi, al successo degli One Direction. Le fan infoiate erano la parte più rumorosa della community. Su Twitter, su Tumblr, sui social scrivevano queste fan cose molto eccentriche che diventavano virali. Una volta vi ho parlato, non mi ricordo in quale video, di mlmlmla. E tutti nei commenti mi avete chiesto: ma che significa mlmlmla? Che cos'era mlmlmla? Praticamente mlmlmla era un'espressione che al tempo si usava sui social e soprattutto su Twitter per indicare un sentimento di libidine. Tipo, per esempio, potevo condividere una foto di Harry Styles con uno sguardo truce e commentare mlmlmla. Tutto questo bordello mediatico ai produttori faceva sicuramente comodo, nonostante gli One Direction fossero quasi tutti minorenni, ma l'attenzione mediatica su di loro in questo modo era gigante. Dove voglio arrivare? Lo so, vi sto proprio demolendo le balle in questo momento, però abbiate pazienza, capirete. Sappiate solo che anche grazie a queste fan infoiate, prevalentemente femmine, gli One Direction si accingono a questo punto a scalare le classifiche. 28 agosto 2010, l'avventura inizia ufficialmente. I ragazzi volano in Spagna per raggiungere il loro mentore Simon Cowell, che alla fine praticamente se li è accalappiati lui, cioè è diventato lui il coach degli One Direction, di questa boy band formata da Nicole. Purtroppo Lewis non può partecipare subito perché ha un infortunio al piede. Quando finalmente li raggiunge, gli altri ragazzi gli corrono incontro e Harry è il primo a riabbracciarlo con entusiasmo perché Lewis è ritornato. Il gruppo è già super affiatato e le fan sono già attivissime sui social per supportarli, ed è a questo punto che iniziano a succedere cose che destano i primi sospetti. Cose strane. Il 13 settembre 2010 Harry Styles twitta qualcosa che lascia confusi i suoi followers. Ho perso tutta la mia vanità quando ho sbirciato in piscina, ho perso tutta la mia innocenza quando mi sono innamorato di te. Si tratta della citazione di una canzone dal titolo Hannah. Ma cosa significa? Si chiedono le fan. A chi la sta dedicando questa canzone? Cioè, a chi si sta rivolgendo? Di chi è innamorato Harry? Le fan, le nuove fan degli One Direction già vorrebbero farsi i fattacci di Harry, cioè vorrebbero tanto capire cosa Harry abbia voluto dire, vorrebbero un attimino sbirciare nella sua vita privata. C'è qualcuno di cui Harry è innamorato, però non ce la fanno, cioè non riescono a trovare nessun collegamento tra la canzone Hannah e Harry Styles. Cioè in realtà ci sarebbe una cosa, ma probabilmente non significa nulla. Louis Tomlinson ha una ragazza che ha conosciuto un paio di mesi prima, a luglio, tra l'altro l'ha conosciuta proprio alle audizioni di X Factor. Questa ragazza si chiama Hannah, come il titolo della canzone citata. Però, ripeto ragazzi, cioè non significa assolutamente niente. Sta di fatto che poco dopo il tweet di Harry è Niall a twittare e scrive: Louis, chiamami, Harry oggi mi ha detto una cosa che tu hai detto a lui, dille a me. Wow, che sta succedendo qui? Perché è chiaro che qualcosa stia succedendo. Le fan, ragazzi, sono in subbuglio, cercano di decifrare ogni singola parola, ogni singolo tweet, vogliono farsi i fatti dei loro idoli, ma non trovano niente che sia anche solo vagamente interessante, niente. Nel frattempo i ragazzi arrivano a Londra per trasferirsi nella X Factor House, la residenza dove i concorrenti del talent show vivranno insieme durante la competizione, cioè loro convivranno in questa casa. Io sono abbastanza sicura che questa collana stia facendo molto rumore e quindi adesso me la toglierò perché non vorrei che vi disturbasse. Poi mi scrivete: Iris, ma perché ti sei messa quella collana
collana, per colpa tua adesso dovrò operarmi all'orecchio. A questo punto esce in televisione l'episodio dei bootcamp dove viene formato ufficialmente il gruppo degli One Direction, perché era un episodio preregistrato, quindi anche gli stessi One Direction possono vederlo comodamente da casa. Al che Harry e Lewis prendono a twittare a manetta. Harry scrive: me la sto ridendo un sacco con Lewis. Lewis scrive: Lewis è accanto a Harry, giorni felici. Vabbè, quando sui social si scriveva in terza persona, no? Prosegue Lewis: sono accanto a lui proprio ora. E poco dopo twitta ancora: eccomi di nuovo con Harry. Harry e Lewis passano veramente tantissimo tempo insieme e il loro legame diventa sempre più forte e si vede soprattutto perché i due si dimostrano affetto in modo molto fisico. Ora, ogni giorno i ragazzi registrano dei video diari, di solito seduti sulle scale della casa, ed è proprio in questi momenti che vediamo Harry e Lewis che si scambiano segnali di affetto. Sin dal primissimo video diario si capisce proprio che tra loro ci sia qualcosa di speciale, ma non solo lo si capisce dai video diari, cioè lo percepiamo anche durante le esibizioni sul palco, quando si abbracciano, si tengono per mano, insomma sono adorabili. Sembra l'amicizia che tutti ci meritiamo. Fino a qui è tutto molto normale, ma a partire dalla terza settimana di X Factor la loro chimica diventerà sospetta. Non si tratterà più solo di abbracci, ma anche di sguardi intensi, molto intensi. Diceva Massimo Troisi: l'amore è quella cosa che tu stai da una parte e lei dall'altra e gli sconosciuti si accorgono che vi amate. Ecco, gli sconosciuti cominciano a farsi delle domande su Harry e Lewis più o meno dopo questo video diario, per la precisione. Poco dopo aver registrato il video diario, Harry twitta: e quando sorridi il mondo intero si ferma e rimani a fissarti per un po'. Harry Styles a questo punto comincerà a riempire il suo account Twitter di frasi romantiche, di solito tratte da canzoni. Ma c'è un mistero: Harry, almeno per quanto ne sappiamo, è single. Questo accenderà la curiosità dei fan, che inizieranno a scavare nei suoi video diari, inizieranno a osservare le sue microespressioni facciali, a decodificare i suoi tweet alla ricerca morbosa di indizi sull'identità della persona che avrebbe fatto breccia nel suo cuore. Chi potrebbe essere il destinatario di tutto questo affetto? Chi potrebbe essere il destinatario di questi tweet romantici? I sospetti si concentrano presto su una persona: il suo caro amico Lewis Tomlinson. Guardando i video diari e vedendo come si scambiano sguardi e gesti d'affetto, diventa quasi impossibile non pensare, insomma, a un certo punto che ci sia qualcosa di più. Guardate per esempio questo video. La settimana successiva, in quest'altro video diario, Lewis scherza con i suoi compagni di band e dice: ieri ho ricevuto il mio primo bacio. Lo scoop suscita subito la curiosità di Niall, che prontamente gli chiede: da chi? Lewis al che gli risponde: non te lo dico. Allora, in teoria Lewis è impegnato con Hannah Walker. Potrebbe essere lei la misteriosa persona del bacio, la persona che gli ha dato il primo bacio. Può essere, ragazzi, è un'ipotesi. Certo, un'ipotesi un po' inverosimile, considerato che i due si frequentano già da diversi mesi. Mi pare strano che limonino solo ora, però che dire, magari non è neanche vero, cioè magari Lewis sta semplicemente mettendo in scena una delle sue gag così per attirare l'attenzione, per fare lo scemo, magari ci sta trollando alla grande, ecco. Però il dubbio si insinua e le fan iniziano a fantasticare sempre di più sulla possibilità che ci sia una relazione romantica tra Lewis Tomlinson e Harry Styles. Magari il suo primo bacio Lewis lo ha ricevuto da Harry, chissà. Succede così che sul social Tumblr una fan scrive: bromance, Larry. Il termine bromance si riferisce in inglese a un'amicizia inseparabile tra due uomini. La fan quindi sta unendo i nomi di Lewis e Harry creando la parola Larry. Ma non finisce qui. Poco dopo un'altra fan dal nickname
Harry Styles, quella di cui parlavamo prima, riprende il post e aggiunge una nuova sfumatura, cioè scrive Larry Stylinson, che sarebbe la suggestiva combinazione dei nomi Harry Styles e Lewis Tomlinson. Questa nuova parola entra ufficialmente nel dizionario delle Directioners. Nasce il complotto dei Larry Stylinson, secondo il quale tra Harry e Lewis ci sarebbe una connessione speciale che va oltre la semplice amicizia. Da questo momento in poi video e foto di Harry e Lewis insieme, considerati indizi, inizieranno a circolare su Twitter, su Tumblr e sui forum dei fan. Ogni clip verrà analizzata meticolosamente alla ricerca di dettagli nascosti, sguardi prolungati, dita che si sfiorano, postura intima, momenti di complicità, reazioni sospette. Un esempio emblematico lo vedremo durante la 5ª settimana di X Factor, quando nel video diario Harry e Lewis praticamente appariranno entrambi assonnati. Qui vediamo Harry che sbadiglia e Lewis che in sostanza sta dormendo seduto. Il sospetto nasce spontaneo, ma non sarà che i due, come dire, passano le notti svegli a parlare. Il mistero si infittisce quando all'improvviso Lewis scompare dalla X Factor House. Questo evento scatena una marea di speculazioni tra i fan, i quali dicono la produzione li ha separati, li hanno voluti separare. La scomparsa di Lewis aumenta ulteriormente le teorie su un possibile legame più profondo tra Harry e Lewis, cioè perché mai da un giorno all'altro Lewis dovrebbe sparire dalla casa, se non perché la situazione stava diventando scomoda per la produzione. Allora, parliamone un attimo, perché in realtà non è un'idea proprio assurda, ragazzi. È il 2010, è un'era in cui l'industria dello spettacolo era ancora più conservatrice riguardo alla degli artisti di quanto non lo sia ancora oggi. Pensate che il 2010 è proprio l'anno in cui il cantante Ricky Martin ha fatto coming out, rivelando di essere stato praticamente costretto dai suoi manager a nascondere per anni la propria omosessualità. Ricky Martin infatti era adorato dalle adolescenti che fantasticavano su di lui e quindi, secondo i manager, se lui avesse detto ragazze mi dispiace ma non avete speranze con me perché sono gay, avrebbe potuto avere conseguenze devastanti sulla carriera, cioè avrebbe potuto non essere più seguito. I manager gli mettevano in testa sta roba, capito? Quindi Ricky Martin dirà di avere vissuto nella paura di essere scoperto, e non solo Ricky Martin. Nello stesso anno, quindi sempre nel 2010, ragazzi, cioè nel periodo in cui nascono gli One Direction, qui in Italia farà coming out Tiziano Ferro. Tiziano Ferro per anni ha scritto canzoni dedicate a donne immaginarie, ci ha fatto piangere, ci ha fatto struggere. In fondo eri contentissima quando guardando Amsterdam non ti importava, e alla fine non era contentissima perché in realtà era contentissimo. Ma perché Tiziano Ferro nascondeva il fatto di essere gay? Perché Mara Maionchi non voleva. Solo qualche mese fa infatti è scoppiato sto dramma, perché Mara Maionchi, intervistata a Belve, se n'è uscita con una cosa tipo Tiziano Ferro è un ingrato, non mi ha mai ringraziato per averlo lanciato, e al che Tiziano Ferro ha lanciato lui la bomba, ma ha lanciato anche l'arco con tutte le frecce, condividendo questo articolo. Mara Maionchi è la discografica che lo scoprì nel 2001 lanciando il primo disco Rosso Relativo. 2 le condizioni: dimagrire e non dire mai di essere gay, altrimenti niente contratto. Perché doveva essere un teen idol e non poteva permettersi chili di troppo e omosessualità. Così Ferro, all'epoca 20enne, ha imparato fin da subito a viversi come un orrendo segreto. Milioni di persone lo amavano per tutto ciò che non era, etero e magro. E infatti, appunto, solo nel 2010 Tiziano Ferro ha trovato finalmente il coraggio di fare coming out e ha iniziato a mandare a quel paese chiunque non lo accettasse, tipo Mara Maionchi, che comunque non è manco vero che lui non l'abbia mai ringraziata, ma non mi addentrerei in questo dramma. Ma il caso più eclatante, secondo me, ragazzi, è quello di Gabriel Garco, attore incredibilmente affascinante, doveva il suo successo non solo
solo alla sua bravura, ma soprattutto alla sua bellezza. Era considerato il più bello d'Italia, le donne italiane impazzivano per lui e quindi veniva sempre scelto per interpretare ruoli romantici rigorosamente eterosessuali. Cioè Gabriel nei film incarnava puntualmente il maschio alfa, ha interpretato più scene di sesso lui che Rocco, ma nella vita reale Gabriel era omosessuale. Ci vorranno oltre 20 anni prima che Gabriel trovi il coraggio di fare coming out. Solo nel 2020 infatti rivelerà che l'industria dello spettacolo gli abbia imposto per tutta la vita di nascondere il suo orientamento. Gli agenti, i produttori, i dirigenti del settore sapevano tutto, sapevano quanto gli facesse schifo la patata, ma siccome temevano che rivelare la sua vera sessualità avrebbe alienato una parte importante del suo pubblico, cioè le donne, gli dicevano: guarda Gabriel, noi lo diciamo per te, cioè tu puoi fare quello che vuoi, se vuoi puoi anche fare coming out, se vuoi ti puoi anche mettere con un uomo, ma sappi che comunque se vuoi continuare a lavorare devi mantenere un'immagine pubblica eterosessuale, devi continuare a incarnare il sogno erotico delle donne, altrimenti qua che facciamo? Ora, qualcuno si ricorderà che nei primi anni 2000 Gabriel Garco era fidanzato con l'attrice Eva Grimaldi, tra l'altro anche lei un'attrice nota pure per la sua bellezza. Ebbene, Gabriel Garco rivelerà che la sua relazione con Eva Grimaldi sia stata tutta una copertura orchestrata per soddisfare le aspettative dell'industria dello spettacolo. E non era solo Eva Grimaldi a coprire lui, anche lui era una copertura per lei. Eva Grimaldi oggi, ragazzi, è sposata con Imma Battaglia e ha confermato la versione di Gabriel Garco. Entrambi sarebbero stati costretti a fingere per anni, a vivere una doppia vita con la costante paura di essere scoperti e con la paura delle conseguenze che ciò avrebbe avuto sulle loro carriere. Quindi, questo per dire cosa? Che molti artisti omosessuali in quegli anni subivano pressioni per mantenere un'immagine pubblica eterosessuale, soprattutto quelli che basavano il successo sulla loro bellezza e le cui fan leccavano i loro poster nelle stanzette. Alla luce di ciò, la storia ipotetica tra Harry e Lewis non sembra poi così inverosimile, cioè magari, attenzione, magari sono tutte speculazioni e quelle che vedremo saranno tutte speculazioni, ma cioè non è che sia difficile che dei cantanti gay cioè non è una cosa rara, ecco, che dei cantanti gay debbano nascondere la loro relazione. Soprattutto all'epoca era all'ordine del giorno e gli One Direction, guarda caso, erano, e qui torniamo a tutto il pippone che ho fatto prima, ragazzi, erano già la fantasia romantica ed erotica, concedetemi di dirlo, di milioni di ragazzine. Un frontman gay sarebbe stato un imprevisto, cioè un rischio che poteva mandare all'aria un progetto invincibile come erano gli One Direction, poteva mandare all'aria la strategia di Simon Cowell. Cioè, ora non voglio mettere in bocca a Simon Cowell parole che non ha mai detto, però secondo voi Simon Cowell sarebbe stato disposto ad assumersi un rischio del genere? Cioè il frontman di questa boy band, gli One Direction, che era legato sentimentalmente a un altro membro della band, se la sarebbe accollata Simon Cowell proprio nel momento in cui il fenomeno degli One Direction era lì pronto per esplodere a livello mondiale? Facciamoci questa domanda, teniamola a mente questa domanda e andiamo avanti. In tutto ciò Lewis tornerà nella X Factor House comunque dopo 2 giorni dicendo: no raga, scusate, sono andato a trovare mia madre. Cioè 2 giorni di complotti e alla fine gli mancava la mamma. Poi dici: perché gli danno dell'immaturo? Nelle settimane successive il contatto tra Harry e Lewis diventerà sempre più frequente e intenso. Vedremo carezze, gesti amorevoli e piccoli atti di tenerezza che ci renderanno come dire partecipi della loro crescente vicinanza.
vicinanza. Diciamo che il loro concetto di spazio personale a un certo punto diventa una questione di millimetri. Spesso e volentieri mi sento il terzo incomodo. E poi arriva il 22 novembre 2010, quando Harry scrive su Twitter di essere al telefono con sua sorella Gemma. I due hanno qualcosa di interessante di cui parlare. Infatti il giorno prima sua sorella Gemma aveva scritto su Twitter "amo gli Stylinson", quindi appunto c'è questa cosa da chiarire, per cui Harry scrive "mi sta dicendo dei Larry Stylinson, Ora, il semplice fatto che Harry Styles usi il termine Larry Stylinson fa diventare la parola virale. Più 27% di Larry Stylinson ricercato su tutti i motori di ricerca. È la settimana 7 di X Factor e gli indizi su una presunta relazione romantica tra Harry e Lewis diventano quotidiani. Ad esempio, in un video vediamo gli One Direction a cena e a un certo punto Zayn imbocca Lewis con del cibo. Harry, visibilmente infastidito, Getting jealous over here. scosta la mano di Zayn come se fosse geloso, capito? In un altro momento vediamo Harry e Lewis che scherzano tra loro e guardate. Kiss me. Lo abbiamo visto tutti, giusto? Quell'attimo in cui sembrava che Lewis stesse per baciare Harry. Mi confermate che abbiamo trattenuto tutti il respiro? Dicembre, 10ª settimana di X Factor, è la settimana finale e gli One Direction si classificano terzi, medaglia di bronzo per gli One Direction. Questo risultato segna un punto di svolta. La band firma un bel contratto discografico con la Psycho Music, l'etichetta di Simon Cowell. Simon Cowell diventa ufficialmente il loro produttore. La Psycho, no? Diventa la loro casa di produzione. Con la fine di X Factor, però, perdiamo l'accesso al materiale primario di spettegolamento, cioè i videodiari. I videodiari ci permettevano di seguire da vicino le interazioni tra i ragazzi, cioè soprattutto tra Harry e Lewis. E quindi, come facciamo adesso? Chi ci fornirà il nostro dramma quotidiano? Harry e Lewis, tranquilli, loro non intendono lasciarci a bocca asciutta. Comincia Harry. Il 24 dicembre 2010, infatti, Louis Tomlinson compie 19 anni. Che carino! Per festeggiare, Harry scrive su Twitter: "Oggi, 19 anni fa, nasceva il mio eroe. Tanti auguri alla mia man crush", ovvero cotta maschile. Tanti auguri alla mia cotta maschile. Eleonora, la nostra traduttrice, mi ha annotato che man crush è solitamente usato in un'accezione non sessuale, indicando un'ammirazione intensa ma platonica. Eleonora non me ne frega un cazzo. Comunque, tra parentesi, Lewis ha appena compiuto 19 anni, mentre Harry ne ha ancora 16. Compirà 17 anni solo 2 mesi dopo. Mi sembra quindi il caso di specificare che sì, ragazzi, tranquilli, nel Regno Unito l'età del consenso è di 16 anni, quindi c'è, per dovere di cronaca, dal punto di vista legale, Harry Styles e Louis Tomlinson avrebbero potuto fare quello che volevano, purché lo volessero entrambi, ma non è detto che volessero fare qualcosa, a parte cantare insieme, sia chiaro. Ricordiamo che è tutto un complotto. Passa Natale, finisce il 2010, entra il 2011. Il 1 gennaio 2011 già inizia Trash. Praticamente inizia questo nuovo anno con le fan che lanciano un hashtag Harry Lew Here. Praticamente è un gioco di parole, no? Sapete quando si dice in inglese Happy New Year, quindi buon anno nuovo? Ecco, al posto di Happy Harry, al posto di New Lew Here, quindi buon anno nuovo. Lewis twitta questo hashtag, quindi twitta hashtag Harry Lew Here e aggiunge: "Geniale, buon anno nuovo". 3 giorni dopo Harry e Lewis si rivedono e vanno insieme a una partita di football a Manchester. Durante l'evento i due si fanno questa foto ricordo con uno dei giocatori. Vi menziono questa foto perché proprio grazie alla foto sappiamo che siano andati insieme a una partita di football. Poi, dopo la partita, Lewis twitta: "Rimanendo a dormire da Harry". Ci sta, ragazzi. Allora,
Non c'è niente di male nel fatto che questi due dormano insieme, sono amici, non significa niente il dormire insieme, non significa, è solo un pigiama party, come diceva Michael Jackson. Se credevamo a Michael Jackson, per coerenza, a questo punto sembra che Harry e Lewis inizino a giocare con l'attenzione che ricevono. Infatti Lewis twitta: se questo tweet diventa virale, twitterò una foto inedita. Poco dopo aggiunge: se volete una foto inedita, twittate. Alla fine Lewis mantiene la promessa e pubblica questa foto, che però non era assolutamente inedita, cioè, o quantomeno a detta delle fan, questa foto già era stata condivisa in passato, la conoscevano bene, quindi le fan concludono che questa sia solo una scusa per pubblicare un'altra foto di lui con Harry. Questo giochino alimenta ulteriormente le speculazioni sulla loro relazione. Le Larry Shippers, così si faranno chiamare le sostenitrici della teoria dei Larry Stylinson, ragazzi, Larry Shippers, sblocchiamo questo nuovo termine, così invece di dire le fan specifichiamo le Larry Shippers, perché non tutte le Directioners, quindi non tutte le fan dei One Direction credono nel complotto dei Larry Stylinson. Le Larry Shippers sembrano divertire molto Harry e Lewis, cioè loro comunque condividono gli hashtag lanciati dalle Larry Shippers, mettono queste fotine insieme per fomentarle un pochino, quindi giustamente le Larry Shippers dicono forse per Harry e Lewis questa cosa, cioè il fatto che giochino con noi, è per loro un'occasione per essere se stessi, no? Per esprimere la loro complicità senza essere giudicati. Però potrebbe anche essere che stiano solo sfruttando le fantasie delle fan per generare hype. Possibile anche questo, ragazzi, considerato che gli One Direction stanno lavorando al loro primo album. 13 gennaio 2011. I primi mesi del 2011 vedono gli One Direction impegnati nella registrazione del loro album di debutto e per preparare il pubblico dedicano molto tempo alla promozione della band. Come? Partecipando a mille interviste, ragazzi, cioè partecipano anche ad eventi, feste, ma soprattutto interviste, cioè fanno veramente tipo 3 interviste al giorno, almeno un'intervista al giorno, ma anche più di una al giorno, proprio interviste continuamente, per mantenere alta l'attenzione su di loro ed evitare che praticamente il pubblico si scordi di loro, perché considerate che X Factor è finito da un pezzo, loro stanno appena adesso lavorando al loro primo album, cioè praticamente dalla fine di X Factor all'uscita del loro primo album passerà quasi un anno, quindi devono cercare di non, cioè devono far sì che il pubblico non si scordi di loro in questo lasso di tempo. Di conseguenza interviste. Ora, durante un'intervista con Sugarscape, un sito web britannico noto per la sua copertura di celebrità, musica, moda e cultura pop, cioè un po' tipo il nostro vecchio Cioè, Harry Styles viene interrogato sulla sua prima cotta. In pratica la giornalista, ragazzi, gli chiede: Harry, chi è stata la tua prima cotta? Ecco, dopo aver menzionato una ragazza della sua scuola che non ci interessa e dopo aver menzionato un'altra ragazza che ci interessa ancora di meno, Harry aggiunge: la mia prima vera cotta è stata Louis Tomlinson. E la giornalista sorpresa gli chiede: chi? E Harry lo ripete, ragazzi: Louis Tomlinson. A questo punto la giornalista lo incalza e gli chiede: lui cosa prova per te? Harry, ragazzi, risponde: è reciproco, ne abbiamo parlato. L'intervista diventa virale e va ad alimentare la teoria dei Larry Stylinson come mai prima. Obiettivamente, ragazzi, qua non c'è un altro modo per interpretarla questa cosa. Harry ha una cotta per Lewis e Lewis ha una cotta per Harry. Questo ha detto, cioè l'ha detto lui, non l'ho detto io. Magari non
stanno insieme ufficialmente, ma si desiderano reciprocamente. Cioè, raga, lo ha detto Harry, l'avete sentito anche voi, ha praticamente fatto un annuncio pubblico, cioè mancavano solo i fuochi d'artificio alla fine, mancava che si uscisse l'anello. Tra l'altro qui mi era sorto un dubbio, ma Harry era sicuro che a Lewis andasse di rivelare pubblicamente questa cosa? Cioè, era preparato Lewis? Era d'accordo a fare questa dichiarazione così tanto diretta? A conti fatti sembrerebbe di sì, ragazzi, perché poche ore dopo l'intervista la stessa rivista Sugarscape twitterà: Harry e Lewis ballano insieme! Ah! In pratica Sugarscape informa i gentili lettori che i due, Harry e Lewis, si siano messi a ballare insieme subito dopo l'intervista, cioè subito dopo la dichiarazione di Harry praticamente. Quindi Lewis in teoria se l'è accollata. Nei giorni seguenti i membri degli One Direction si vedranno pochino tra loro, invece Harry e Lewis usciranno spesso insieme, per esempio qui li vediamo con Brian May, il chitarrista dei Queen. E a questo punto mi faccio una domanda, ragazzi, cioè non so se ve la state facendo anche voi, ma Hannah, cioè la ragazza di Lewis, che fine ha fatto? È viva? Sta bene? Stanno ancora insieme? Allora, Hannah praticamente sparisce completamente dalla scena fino al 23 gennaio, quando improvvisamente risorge e nello stesso giorno pubblica una lunga serie di tweet. Allora, attenzione però, ragazzi, le informazioni sui tweet pubblicati da Hannah non sono dirette, nel senso non ho gli screenshot della maggior parte delle cose che lei avrebbe pubblicato il famoso 23 gennaio 2011. Le informazioni sono prese dal racconto, dai resoconti, ecco, che avevano fatto quelli che al tempo c'erano e che raccoglievano, insomma, tutti gli indizi sui Larry Stylinson. E Hannah avrebbe pubblicato una foto di sua madre al lavoro scrivendo una cosa sconclusionata, tipo: questa foto è del compleanno di Lewis. E giustamente viene da dire: ma chi te lo ha chiesto? Hannah poi avrebbe twittato: l'anniversario mio e di Lewis sarà il 18 marzo. Ancora una volta, bene, ma chi te lo ha chiesto? E poi Hannah avrebbe risposto a un fan dicendo: io e Lewis stiamo insieme da circa 17 mesi. Una forma di parmigiano. Hannah in seguito avrebbe pubblicato una foto sfocata di Lewis commentando semplicemente: foto sfocata di Lewis. Perché? Cioè, perché lo sta facendo? Perché Hannah compare così a freddo il 23 gennaio 2011? Ebbene, perché è il periodo in cui ci sono gli Shorty Awards, un concorso che premia ogni anno i migliori contenuti sui social media. Louis Tomlinson è candidato nella categoria celebrità insieme ad artisti come Justin Bieber, Lady Gaga e Ashton Kutcher. E tra i tanti tweet di Hannah di quel giorno ne comparirebbero anche alcuni in cui invita i fan a votare per Lewis agli Shorty Awards. Quindi ci sarebbero stati quel giorno anche dei tweet tra i tanti in cui lei scriveva: Lewis è numero 1, continuate a votare, oppure tipo Lewis per lo humor, Harry per lo stile, gli One Direction per la musica, il Larry Stylinson per il Pride. Quindi, secondo le Larry Shippers, questa serie di tweet di Hannah avrebbe un doppio scopo. Da una parte lo scopo di promuovere Lewis per sti benedetti Shorty Awards e dall'altra parte lo scopo di riaffermare pubblicamente la loro relazione, cioè ricordare alla gente che Lewis ha una fidanzata rigorosamente femmina, e quindi praticamente lo scopo di far ricomparire Hannah sarebbe anche quello di contrastare le recenti speculazioni su Harry e Lewis. Le complottiste arrivano a questo punto a una scioccante conclusione, cioè hanno un'illuminazione. Hannah non sarebbe la vera fidanzata di Lewis, ma una copertura, una sorta di fidanzata fantoccia utile a coprire la presunta omosessualità di Lewis. E nel frattempo, già che c'è, Hannah avrebbe anche il compito di aggiornare i followers sulle attività di
Lewis Tomlinson. Mentre ci facciamo domande su chi sia Hannah e quale sia la sua funzione, Harry e Lewis continuano a passare molto tempo insieme, al punto che ancora una volta dormono insieme. Infatti il giorno dopo la serie di tweet di Hannah, tramite l'account Twitter degli One Direction, Lewis scrive: "Ciao a tutti! Ciao a tutti, io e Harry abbiamo appena mangiato pancake e sciroppo d'acero per colazione, un bel modo di iniziare la giornata, ci mancate tutti. Lewis e Harry", quindi si firmano. Ragazzi, a me fa troppo ridere il pensiero che il management degli One Direction si sforzasse di orchestrare una relazione tra Lewis e Hannah, della serie come possiamo fare per non far pensare che Lewis e Harry bombino? Facciamo che chiediamo a Hannah di postare su Twitter, di supportarlo. Sì, facciamo così. Lei deve essere una vera supporter del suo fidanzato, mettiamo a tacere tutte le voci. Il giorno dopo Harry e Lewis su Twitter: "Buongiornone, noi abbiamo dormito insieme e adesso stiamo mangiando pancake. Ciao Simon!" Successivamente Lewis e Harry prendono un volo per Los Angeles. Lo sappiamo grazie agli aggiornamenti live su Twitter di Hannah, che scrive: "I ragazzi dovrebbero atterrare a breve, credo siano quasi le 14 in America". Ragazzi, gli aggiornamenti di Hannah sono continui e dettagliati, cioè la cosa le sfugge subito di mano, al punto che i fan praticamente iniziano a pedinare Lewis grazie a lei. Cioè, secondo me il management degli One Direction le ha detto: "Senti Hannah, tu devi dimostrare di essere aggiornata su Lewis perché è il tuo fidanzato". E lei tipo: "Non dire altro", e si è messa a twittare a manetta la posizione di Lewis. Per esempio, in un tweet di quella stessa settimana pare che Hannah abbia scritto: "Se i miei calcoli sono corretti, i ragazzi domani atterrano alle 16 in UK, cioè alle 8 del mattino in America. Quindi dovrebbero partire alle 5 del mattino per noi, che sarebbero le 9 di sera per loro". Wow, ha senso, si capisce? Sent from my iPhone. Si capisce così bene che al loro arrivo i ragazzi vengono assaliti dalle fan, al punto che una di loro avrebbe addirittura strappato il maglione a Lewis. Vabbè, una settimana dopo, colpo di scena, la mamma di Lewis, Joanna, scrive su Twitter: "Ha dormito nel letto con Harry la settimana scorsa, lol", riferendosi a suo figlio Lewis. Ragazzi, allora, considerate che qualche settimana dopo Harry e Lewis partiranno, andranno in vacanza in Francia e la mamma di Lewis, sempre lei, twitterà: "Mio figlio domani ritorna da suo marito Harry". Di cosa stiamo parlando? Cioè, una volta che la mamma del complottato comincia a credere al complotto, il complottista diventa chi non crede al complotto. Tra l'altro, vabbè, la mamma di Lewis tornerà spesso su Twitter a tifare per il Harry Stylinson, ma questo lo vedremo strada facendo. Andiamo per ordine. A questo punto le fan complottiste sono sempre più fomentate e iniziano a vedere indizi ovunque, anche nelle cose apparentemente più banali. Ad esempio, una fan a un certo punto scrive su Twitter taggando Harry, quindi glielo scrive a lui: "Cattive notizie, Lewis sta rompendo con te". E Harry le risponde: "Meglio che sia uno scherzo". E quindi le fan sono tipo: "Oddio, Harry ha confermato, lui e Lewis stanno insieme". Però dico, qua può anche essere cazzeggio, ragazzi, cioè comunque sono poco più che adolescenti. Chi nella vita non ha mai scherzato sull'avere una relazione con un'amica, cioè con una persona dello stesso sesso, no? Io sempre con la mia amica del cuore, quando eravamo adolescenti, facevamo battute sul fatto che stessimo insieme. Questa ad esempio è una prova. Le nostre compagne pensavano che stessimo insieme, in realtà anche alcuni dei nostri parenti, noi ci marciavamo un po' sopra, lo facevamo di proposito. Niente, però scherzavamo. Ancora oggi lo raccontiamo sempre alla sua fidanzata. Maggio 2011, Harry e Lewis si scambiano continuamente tweet in cui sembrano flirtare. Vi leggo alcuni dei loro botta e risposta. Lewis twitta: "Ti va di ballare il liscio?". Harry risponde: "Dovremmo, vecchio mio". "Ora subito". Harry twitta: "Sono seduto sul divano di fronte a te, sei sexy". Lewis risponde: i tuoi riccioli mi stanno conquistando lentamente". Harry twitta: "Mi manchi anche tu, bel faccino". Lewis risponde: "Mi manchi, dolcezza".
No, forse questi erano al contrario. Vabbè. Ora, questi scambi di battute tra Harry e Lewis rendono sempre più difficile ai fan distinguere tra realtà e fantasia. Cioè, le teorie delle Larry Shippers vengono continuamente confermate da Harry e Lewis e mai, mai, mai fino ad ora smentite, se ci fate caso. Ma la cosa più sospetta è che, nonostante Lewis usi così tanto Twitter per interagire con Harry, la sua ragazza Hannah, al contrario, non riceve mai, poverina, attenzione da lui, mai un like, mai una risposta, neanche quando lei lo tagga, cioè mai un retweet da parte di Louis Tomlinson, il suo fidanzato, non la calcola. Quindi che sia una relazione fantoccia sembra a questo punto la spiegazione, non solo la spiegazione più probabile, ma quantomeno la spiegazione che ci auguriamo, cioè, ma quantomeno per lei, poveraccia. Non sapremo mai se Lewis e Hannah siano stati davvero una coppia, possibilmente lo sono stati. Sappiamo solo che a questo punto, il 24 luglio 2011, i due comunicano la fine della loro relazione. Si lasciano e Hannah si affretta a scrivere su Twitter: non lasciatevi coinvolgere da questa roba su Lewis e Hannah, siamo entrambi felici e tuttora migliori amici, grazie per tutti i messaggi affettuosi. Per la prima volta Lewis la caga e le risponde: migliori amici, sempre. Vedremo mai più Lewis con la sua migliore amica? Certo che no, mai. Anzi, 2 settimane dopo, durante un'intervista, l'intervistatrice menzionerà il nome di Hannah e tutti e 5 i ragazzi, per qualche motivo, scoppieranno a ridere di gusto. Guardate. Hannah wants to know, do each of you prefer blonde or brunette? Perché ridono? Ridono perché l'intera faccenda di Hannah la considerano uno scherzo? Qualunque sia la risposta, l'unica cosa che mi viene da pensare è che comunque Hannah non sia un tasto dolente per Lewis. Cioè, io non penso che se Lewis stesse soffrendo per la rottura con Hannah, i suoi amici gli avrebbero riso in faccia così sfacciatamente. Non lo so, voi che ne pensate? Secondo voi Hannah era una copertura? Mentre ci pensate, mentre pensate alla risposta, mentre mi lasciate un commento, facciamo una pausa perché devo fare una cosa. La prima cosa che devo fare è prendermi il caffè. La seconda cosa che devo fare è convincervi a farvi NordVPN! Ma voi ci pensate se avessi deciso di fare questa saga, la Larry Stylinson saga, ai tempi degli One Direction, cioè nel lontano 2011? Immaginatemi nella mia cameretta vestita con la maglietta Monella Vagabonda e il ciuffo piastrato con disgrazia mentre vi parlo dei Larry Stylinson. Non sarebbe potuto accadere e lo sapete perché? Perché gli One Direction sono britannici e io vivevo in Italia e potevo non avere accesso ad alcuni siti britannici e io nel 2011 non avevo NordVPN per fregare il sistema. Forse non esisteva neanche NordVPN, ma oggi è il 2024. Oggi se non hai NordVPN non sei nessuno. Con NordVPN puoi convincere il tuo computer che si trova in un paese diverso da quello in cui ti trovi realmente. Ad esempio, se vivi in Gran Bretagna puoi cliccare sull'Italia nella mappa di NordVPN e il tuo computer penserà di essere in Italia, facendoti navigare su internet come se fossi in Italia. Stupido computer! Cliccate sul link che trovate giù nell'info box perché passando da quel link avrete un sacco di vantaggi. Intanto i soliti vantaggi, ovvero uno sconto esclusivo più 4 mesi extra gratis se scegliete il piano biennale. Queste cose ormai le sapete. Ma cos'altro? Perché ormai NordVPN ci ha viziati, ci ha abituati a questo mercatino paghi 1 e prendi 10. A questo giro c'è la seguente novità. NordVPN si è inventato Saily. Che è Saily? È una scheda SIM per chi viaggia, ma una scheda SIM virtuale, cioè non ci sarà più bisogno di questa piccola porcheria. Via! Con Saily potrete connettervi a internet da tutto il mondo senza dover acquistare SIM locali. Cioè, se te ne vai in Germania non hai bisogno di acquistare una SIM tedesca per non pagare 25 euro al secondo. Ecco, se acquistate NordVPN passando dal link qui sotto, riceverete anche fino a 20 GB di spazio gratis su Saily. NordVPNatevi e Sailyatevi. Torniamo a noi. Ma passiamo a esaminare un indizio ancora più interessante. Nello stesso periodo, infatti, i One Direction girano un video per i fan. Quello che vedete, a un certo punto del video, vediamo Harry chiedere a tutti i suoi compagni: tu sei bisessuale? Tu sei bisessuale? E tu sei bisessuale? Quando poi lo chiede a Lewis, la faccia di quest'ultimo
assume un'espressione di difficile interpretazione. Alcuni vi leggono un sottotesto, come se Lewis stesse dicendo con lo sguardo a Harry: perché non la sai la risposta che me lo chiedi? Questo episodio, che è preso singolarmente, attenzione ragazzi, potrebbe sembrare una sciocchezza, se lo mettiamo insieme a tutti gli altri indizi, giustamente diventa... Cioè stiamo componendo un mosaico, no? Questo diventa il tassello di un grande mosaico fatto di indizi che urlano Larry Stylinson è reale, che è il motto delle Larry Shippers. Larry Stylinson is real! Tutto fa pensare che Lewis e Harry stiano davvero insieme e che non si sforzino di nasconderlo, manco un pochettino. Il fatto che non lo dichiarino proprio esplicitamente fa sospettare le Larry Shippers che il management degli One Direction gli proibisca di rendere pubblica la loro relazione. Ricapitoliamo gli indizi, ragazzi. Il modo in cui si guardano: potrebbero essere solo amici, sì, ma quale dei vostri amici vi guarda così? Cioè, se ne avete uno, fateci una chiacchierata. Il modo in cui si sfiorano di nascosto: potrebbero essere solo amici, sì, ma quale dei vostri amici vi tocca così furtivamente? Con questa casualità Harry ha confermato in un'intervista di avere una cotta per Lewis ed essere ricambiato da Lewis. Poi nessuno dei due ha mai smentito la teoria dei Larry Stylinson fino a questo momento. Anche questo mi pare un piccolo indizio. Persino la mamma di Lewis sembra alludere all'esistenza di una relazione tra i due, per non parlare delle continue allusioni che fanno, con cui sembra che vogliano dirsi qualcosa che va oltre le parole, no? Balliamo, sei sexy, ma tu sei bisessuale. I gesti, gli sguardi, le battute che si fanno suggeriscono un legame che secondo me non può essere semplicemente spiegato come una normale amicizia. Io lo so che se mi comportassi in questo modo con una persona significherebbe che ne sono innamorata. Cioè, anche io, come penso voi, scherzo con le amiche sul fatto di essere la loro moglie, sul fatto di amarle, però dubito che mi vedrete mai guardarle o toccarle così, ma anche per rispetto del loro spazio personale. Io non so se avete mai sentito parlare della prossemica, no? Lo studio dello spazio personale nei rapporti umani. In breve, riassunto della prossemica: se ci teniamo usualmente a una distanza di circa 3,5 metri da una persona, non abbiamo alcun rapporto con questa persona, probabilmente. Al massimo, che so, siamo nella stessa sala riunioni, siamo colleghe, frequentiamo gli stessi posti, ma non ci calcoliamo. Se di solito ci teniamo a una distanza tra i 3,5 metri e 1 metro con una persona, allora siamo con questa persona in rapporti formali. Per esempio, potrebbe essere il mio capo, no? Se ci teniamo a una distanza tra 3,5 metri e 1 metro. E se valica questo confine il mio capo, rischia anche di diventare inopportuno, di mettermi a disagio. Se ci teniamo a una distanza tra 1 metro e 45 centimetri, già siamo amici, ok? Cioè abbiamo superato le formalità, oppure tendiamo a tenere questa distanza quando parliamo con i nostri familiari. Comunque è la distanza che tendiamo a mantenere con le persone di cui ci fidiamo e a cui vogliamo particolarmente bene. Sotto i 45 centimetri, ovvero dove ci sono abbracci, bacini, sussurri all'orecchio, si profila già un rapporto che potenzialmente va oltre l'amicizia. Lewis e Harry, quando interagiscono tra loro, spesso e volentieri si tengono sicuramente a una distanza inferiore ai 45 centimetri. Anche in contesti professionali, tipo durante le interviste pubbliche, ragazzi. Ecco perché guardandoli abbiamo la forte sensazione che tra loro ci sia qualcosa di più profondo dell'amicizia. Nel nostro onorevole cervello abbiamo delle cose che si chiamano neuroni specchio, che sono molto utili, cioè sono piccoli interpreti delle emozioni altrui, nel senso che noi guardiamo i gesti, i comportamenti delle altre persone e riflettiamo noi stessi. Per esempio, i nostri neuroni specchio possono guardare l'espressione facciale di una persona che magari è messa così. Ecco, i nostri neuroni specchio ci comunicano: l'ultima volta
che noi avevamo questa espressione, queste sopracciglia messe così, questa bocca messa così, eravamo arrabbiati, quindi probabilmente questa persona che abbiamo davanti sta provando rabbia. Ecco, i nostri neuroni specchio sicuramente riconoscono nei gesti, negli sguardi e nei comportamenti di Harry Styles e Lewis Tomlinson i comportamenti che magari noi stessi abbiamo avuto quando eravamo innamorati di qualcuno. È come se i loro movimenti e le loro espressioni risuonassero dentro di noi, evocandoci ricordi di emozioni, sentimenti romantici che abbiamo vissuto in prima persona. E questo tipo di empatia ci porta a dire: sti due bombano precisi. Ovviamente dico, è un'interpretazione che si basa poi sull'esperienza personale di ciascuno di noi, quindi magari ognuno di noi può interpretare i loro comportamenti in modo diverso e di conseguenza potremmo sbagliarci. Comunque, vabbè, i Larry Stylinson sono a questo punto sulla bocca di tutti, cioè si parla molto nel fandom degli One Direction dei Larry Stylinson, c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, ma sembra che la gran parte delle Directioners creda che Lewis e Harry stiano insieme, e quindi se questa storia d'amore è reale possiamo dirlo, ragazzi, cioè è sfuggita completamente al controllo del management, ed è proprio a questo punto che Lewis twitta: sapete troppo. Considerato quello che succederà a breve, qualcuno pensa che il tweet di Lewis sia stato un avvertimento della serie: sapete troppo, raga, qua ci hanno detto che vi dobbiamo depistare, sappiatelo, vedrete cose che non sono reali perché vi vogliono confondere. Cioè, obiettivamente cos'altro potrebbe indurre un cantante a prendere e scrivere su Twitter sapete troppo? Giustamente sembra un messaggio di ribellione. Ma che succede a questo punto? Leeds. Il giorno successivo Harry e Lewis partecipano a un festival musicale che si chiama Leeds, campeggiando in una tenda per la notte e trascorrendo insieme il giorno successivo. Il giorno dopo un utente su Twitter tagga Harry Styles e Lewis Tomlinson scrivendo tipo: vi ho avvistati al festival di Leeds. Harry Styles le risponderà: ah, che divertente, non ti chiederò cosa stessimo facendo. In che senso, Harry? Cosa stavate facendo? Leeds a occhi e croce sembra essere stato importante per Harry e Lewis. Come lo sappiamo, il dettaglio rivelatore sono i braccialetti del festival. Avete presente tipo quei nastrini di carta che mettono al polso all'ingresso di un evento? Ecco, entrambi, sia Harry che Lewis, indosseranno questi braccialetti a lungo dopo l'evento. Harry addirittura terrà il suo braccialetto al polso per un anno intero. Cioè, comunque è un bracciale di carta, capito? Dopo un paio di docce diventa una schifezza, quindi non può averlo tenuto per estetica, diciamo, perché gli piaceva, è un simbolo. Questo festival verrà ricordato dalle Larry Shippers come l'ultimo grande momento insieme di Harry e Lewis prima di essere costretti a nascondersi. Dopo Leeds, infatti, tutto sarebbe cambiato. Il management avrebbe intensificato i suoi sforzi per mantenere sotto controllo i comportamenti pubblici di Harry e Lewis. Le manifestazioni di affetto tra i due sarebbero state limitate. Leeds sarebbe così diventato il simbolo di un'epoca di libertà ormai perduta, un ricordo indelebile per le Larry Shippers e per Harry e Lewis stessi. Questa è la versione delle Larry Shippers che si trova online, ma secondo me non cambia un cazzo dopo Leeds. 6 settembre 2011, il lancio del primo album è alle porte. Gli One Direction rilasciano un'intervista, tanto per cambiare. Mi sento di sorvolare il fatto che mentre è inquadrato Niall Horan durante questa intervista, praticamente si sente Harry dire proprio off camera, no? Lui non è inquadrato, però si sente proprio che dice: Lewis, posso farti un po'? E Lewis gli risponde: mi piacerebbe, ma devi aspettare. Sorvoliamola questa cosa, perché vabbè, hanno 17 anni di media, probabilmente hanno il babbio. La clip invece dell'intervista, che secondo me è più significativa, è questa qui. In questa clip dell'intervista Harry dice che gli piacciono le ragazze. I like girls. Gli altri componenti del gruppo iniziano a guardarsi tutti tra loro basiti, confusi, fortemente sorpresi da questa inaspettata affermazione. Cioè, manco avesse detto mi piacciono le giraffe. I like girls. I like girls.
L'11 settembre 2011 succede qualcosa di cruciale nella carriera degli One Direction. Esce il loro primo singolo, What Makes You Beautiful. Param, param, pam, param, param, pam. Baby, you light up my world like nobody else. The way you flipped your hair, na, 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 na. You don't know you're beautiful. Oh, 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 that's what makes you beautiful. Ok, questa. La canzone diventa un successo immediato, scala le classifiche, conquista i cuori delle fan di tutto il mondo. Qui la stavo ballando a Just Dance. Gli One Direction danno il via al loro tour promozionale e solo 2 giorni dopo, il 13 settembre 2011, Harry e Lewis vanno a convivere. Scusate, riformulo. Harry e Lewis diventano coinquilini, si trasferiscono infatti nella stessa casa a Princess Park Manor. Ma tranquilli, non c'è nessunissima love story tra i due, infatti il giorno dopo Lewis Tomlinson verrà paparazzato mentre si reca alla festa di compleanno di Niall in compagnia di una donna, Eleanor Calder. Pochi giorni dopo i ragazzi si esibiranno in un gay club di Londra. Lewis, come tutti gli altri, si divertirà tantissimo, ma lui in particolare sembrerà anche un po' alticcio, un po' ubriaco, tanto che il giorno dopo verrà messo su un volo per Los Angeles da solo, cioè proprio solo lui senza nessun altro, e verrà portato a un incontro privato con Simon Cowell vuole vederlo in privato. Lewis racconterà di essere stato sgridato da Simon Cowell per essersi ubriacato, ma come potete immaginare le Lady Shippers sospettano ben altro, cioè sospettano che Simon abbia voluto parlare faccia a faccia con Lewis per dirgli senti qua, basta con questa dove ti senti in Vaticano, anche perché, vabbè, parleremo più avanti di questa storia, però verrà fuori che in realtà Simon Cowell mettesse tranquillamente a disposizione di sti ragazzini, pure quando erano minorenni, bevande alcoliche, cioè senza nessun tipo di preoccupazione. 1 ottobre 2011, i biglietti per il tour degli One Direction vanno online in Regno Unito e nello stesso giorno Eleanor e Lewis vengono paparazzati al parco insieme. Un utente al che il giorno dopo scrive su Twitter: se Lewis è felice con Eleanor, lo sono anch'io, ma pensiamo un attimo a Harry, avrà il cuore spezzato. Harry retwitta questo tweet. Solamente 4 minuti dopo, Lewis twitta: sempre nel mio cuore, Harry Styles, sinceramente tuo, Lewis. La narrazione che traspare è evidente, Harry e Lewis non possono stare insieme, fine dei giochi. Io non so come altro spiegarmi queste interazioni, ragazzi, ditemelo voi se avete una spiegazione alternativa. Tra Lewis e Eleanor però non viene ufficializzata alcuna relazione per il momento e anzi 3 giorni dopo la paparazzata, durante un'intervista, Lewis si dichiarerà single. Sentite. You guys single? I have to ask you. I am. I'm single. I am. I've got a girlfriend. Ma nella stessa intervista Lewis stesso farà notare alla giornalista un succhiotto sul collo di Harry, cioè della serie guardi, lui ha qualcosa sul collo. Al che la giornalista gli chiederà: Harry, qualcuno ti ha baciato lì? E Harry le risponderà: è una cicatrice. Da Harry Styles a Harry Potter un attimo. Nelle tante interviste che seguiranno, Lewis continuerà sempre a sminuire la sua frequentazione con Eleanor, dicendo cose tipo sì, mi sto vedendo con qualcuno, non è una cosa seria, ci stiamo solo vedendo. Sapete con chi altro si vede Lewis? Con Harry, e infatti i due una sera vanno a cena. Il giorno dopo Harry twitta: ieri sera una magnifica cena con Lewis. Buono il sorbetto. Vabbè, la malizia è negli occhi di chi legge i tweet. Il problema è che magari Harry veramente aveva mangiato un sorbetto particolarmente buono, però noi ormai siamo così tanto nel mood, ormai abbiamo tipo il filtro fanfiction davanti agli occhi e quindi ci leggiamo un doppio senso. Lo so, quindi, cioè ragazzi, teniamolo in conto, non fate quelle facce, non è detto che il sorbetto fosse al limone. 12 ottobre 2011, gli One Direction rilasciano
rilasciano un'altra intervista. In questa occasione Harry... Ma perché? Ma veramente devo raccontare questa cosa? In questa occasione Harry appare a disagio. Non so come dirvelo, ragazzi, ma molte fan iniziano a mettere in giro una voce audace. Harry in questa intervista sarebbe a disagio perché starebbe indossando un plug anale. L'ho detto. Questa teoria si basa su un dettaglio, cioè se ci fate caso a un certo punto Lewis nasconde la mano dietro a Harry e sembra provocare una reazione in lui. Alcuni sostengono che addirittura Lewis gli avrebbe infilato la mano, diciamo, nei pantaloni, insomma in un posto inappropriato, e questo momento catturato dalle telecamere diventa subito virale tra i fan. Secondo me possiamo ridimensionare, magari Lewis gli ha solo toccato la schiena, il fondo schiena, e quindi Harry ha reagito in questo modo. Non mi sembra neanche corretto però, ragazzi, andare a ipotizzare dettagli così specifici della loro intimità. Cioè, un conto è dire quei due forse hanno una relazione, altro conto è dire in questo video possiamo osservare Lewis ficcare un plu. Dai ragazzi, cioè restiamo decenti, manteniamoci costruttivi. Qua la grande domanda che ci dobbiamo fare secondo me è: il management sta impedendo a sti due ragazzi di amarsi ed essere se stessi? C'è quindi in corso una dinamica omofoba che può fare sentire inadeguati Harry e Lewis per il resto delle loro vite? O è tutto un gioco che Harry e Lewis stanno facendo per prenderci un po' in giro, per scherzare o per fare high? Vabbè, comunque vi anticipo che a un certo punto questo complotto sfuggirà di mano e degenererà gravemente, ma andiamo per ordine. Harry e Lewis continuano a vedersi quasi ogni giorno fuori dal contesto della band. Vanno insieme al concerto di Ed Sheeran, ballano insieme a una festa, ma pochi giorni dopo Eleanor viene avvistata mentre lascia la casa di Lewis. Questa casa, attenzione, la casa di Lewis a Doncaster, il luogo in cui è nato, non la casa in cui vive con Harry o viveva con Harry. Non ho capito perché ci sono fonti che dicono che i due abbiano vissuto insieme soltanto per 2 mesi. C'è Ed Sheeran che dice: ah vabbè, Harry ha vissuto per un periodo con tutti i suoi amici, anche con me, perché lui non sa vivere da solo e quindi va parassitando le case dei suoi amici. Però ci sarà un'intervista tra l'altro più avanti, in cui quando chiederanno ai ragazzi, non ricordo, tipo gli chiederanno dove vivete, una cosa del genere, Harry risponderà: alcuni di noi addirittura vivono insieme, e farà l'occhiolino. Vabbè, in ogni caso il punto è che Eleanor viene vista uscire da casa di Lewis una mattina presto, quindi si suppone che abbiano dormito insieme e quindi insomma pare che effettivamente sta relazione stia andando avanti. Contemporaneamente circola voce che Harry Styles abbia baciato Caroline Fleck, il che attira molto l'attenzione mediatica perché Caroline Fleck ha 32 anni, mentre Harry ne ha 17. In un'intervista verrà chiesto a Harry: ma scusa Harry, è vera sta cosa? Al che Harry, a disagio, negherà categoricamente che sia successo, o meglio, dirà è andata diversamente, non è andata come la si racconta, è stato malinterpretato quel bacio. Però ragazzi, l'impressione è che Harry non voglia rispondere, cioè sembra proprio a disagio con l'argomento, non lo so, magari non vuole mettere nei guai la tizia in questione che ha 32 anni. Ora, secondo le Larry Shippers, ovviamente questo pettegolezzo del bacio tra Harry Styles e Caroline Fleck sarebbe stato diffuso solo per allontanare le voci di una presunta storia d'amore tra lui e Lewis. E se Harry sembrava così a disagio, secondo le Larry Shippers, è perché diciamo che la cosa gli aveva portato dei problemi con Lewis, diciamo problemi di coppia. A Caroline Fleck verrà poi chiesto se effettivamente esca con Harry Styles e lei durante questa intervista si farà una risata e dirà: so che sembra strano perché è molto più giovane di me, ma insieme ci divertiamo molto. Quindi sì ragazzi, è un sì, Harry e Caroline Fleck escono insieme.
Plot twist! È sicuramente interessante sapere in tutto ciò che Caroline Fleck conduce Extra Factor, che è tipo uno spin-off di X Factor, e quindi di fatto lei lavora per Simon Cowell. Quindi Lewis sta con Eleanor, Harry sta con Caroline. Questo fermerà Harry e Lewis dal mandarci segnali che ci faranno confondere? No! Un fan infatti un giorno chiede su Twitter a Harry se per caso sia geloso di Eleanor e gli risponde Harry: sì, le ho rasato i capelli. Pochi giorni prima, tra l'altro, Lewis aveva twittato: aspettando X Factor stasera. E Harry gli aveva risposto: divertiti dolcezza, ci vediamo a casa più tardi. A questo punto la mamma di Lewis torna all'attacco per fomentare le fan dei Larry Stylinson. Un giorno infatti un utente le chiede alla madre di Lewis: ragazzi, tu supporti l'innegabile amore tra Lewis e Harry? Siamo già alla retorica da religione, se ci fate caso. E la mamma di Lewis risponde: per sempre! Li adoro entrambi con tutto il cuore. E infatti, un mese dopo, per toglierci ogni dubbio, mamma di Lewis condividerà un montaggio sui Larry Stylinson fatto dalle fan, scrivendo: dovete vedere questo video, un bellissimo fan-made dei Larry Stylinson. 18 novembre 2011, un altro momento cruciale nella carriera degli One Direction, perché esce il loro primo album, Up All Night. L'album vende milioni di copie in tutto il mondo e dà il via al primo tour ufficiale, l'Up All Night Tour, che toccherà il Regno Unito, l'Irlanda, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Nord America, ma non Napoli. Perché non Napoli, Harry? Perché non Napoli? Durante questo periodo le interviste sono numerose, ovviamente, e da queste interviste, ma anche dai videodiari, perché rifaranno i videodiari come ai vecchi tempi, come ai tempi di X Factor, le fan, le Larry Shippers, riescono sempre a ritagliare dei pezzi in cui Harry e Lewis fanno cose sospette. Per esempio, il 21 novembre 2011 gli One Direction rilasciano un'intervista e a un certo punto Zayn praticamente dice a Lewis: sei così comicamente al che Harry, come vedete, gli mette dei fogli davanti alla bocca per zittirlo e gli dice: non dirlo. Serio? Zayn, confuso, giustamente, chiede a Harry cosa e Harry risponde che è gay. Al che Zayn ribatte: veramente lo stavo chiamando genio. Comically genius. And there it goes. I was calling him a G. A quanto pare non si sente proprio bene che Harry dica è gay, secondo lei. Cioè, nei commenti si fanno proprio nel senso, o è un'allucinazione collettiva questa, perché un sacco di gente è convintissima di star sentendo Harry non dire che è gay, però effettivamente, e quando è sua, sembra che Harry dica go. Io sento there it goes, tipo della serie eccolo di nuovo, la sta dicendo, la sta sparando, però And there it goes. And there it goes. poi tutta questa serie è un insieme di allucinazioni uditive da parte dei fan che dicono l'ha detto, però ce l'ha detto. Io non... Vabbè, il senso è quello, comunque si capisce, dai, come dire. No, ma come tutte quello. quelle volte in cui i fan si fanno sparare che Harry sta cambiando i testi delle canzoni mentre è in concerto e noi tipo, dove? Quando è successo? Tu e chi? Che poi era chiaro, ragazzi, perché Zayn aveva detto G, non G, quindi perché avrebbe dovuto dire gay? Comically genius. Comunque è evidente che va bene. Comunque è evidente che Harry lo stia facendo apposta, cioè vuole proprio dirlo, non perde occasione per alludere alla possibilità che tra lui e Lewis ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Ho questa sensazione, cioè non mi sembra proprio uno che vuole evitare l'argomento, anzi mi sembra che abbia proprio una voglia matta di portarlo alla luce, cioè sembra che voglia seminare più dubbi, o meglio che voglia proprio toglierli i dubbi. Ora, o questo gioco sta divertendo tanto Harry, anche se non è vero niente, oppure questo è il suo modo di ribellarsi alle restrizioni imposte dal management.
22 novembre 2011, Harry twitta: Lewis è appena tornato e si è messo nel mio letto con una tazza di tè. I Backstreet Boys su 4Music, un normale mercoledì. 3 giorni dopo però ogni illusione sembra svanire. Infatti durante un'intervista alla domanda posta a tutti i membri della band "siete single?", Lewis risponde apertamente di avere una ragazza e questo rimette tutto in discussione. Forse abbiamo visto malizia con Harry dove non ce n'era, ci siamo sognati tutto, forse quella tra Harry e Lewis è sempre stata solo una semplice amicizia. Siamo magari così poco abituati a vedere due ragazzi maschi scambiarsi affetto da dedurre subito una relazione romantica? Forse. Eppure nei giorni successivi vedremo Harry spostare innervosito Liam, che continua a toccare Lewis durante un'intervista come se fosse geloso. Allora, in realtà di momenti di gelosia tra i due ce ne saranno a bizzeffe, ragazzi. Adesso ve ne mostro un paio. In particolare mi pare che sia Lewis quello più geloso dei due. Qui vediamo che a un certo punto Zayn mette il braccio intorno a Harry. Lewis disgraziatamente a una certa se ne accorge e comincia a diventare molto nervoso, proprio è a disagio, non sa come comunicare a Harry che la cosa gli stia dando fastidio perché sono in un contesto pubblico, stanno facendo un'intervista, quindi non può semplicemente andare da Zayn e dirgli levati, vai a giocare un po' più in là. E insomma a un certo punto poi Zayn toglierà il braccio dal collo di Harry, ma Lewis continuerà a sembrare particolarmente risentito, tanto che a un certo punto farà questa cosa piuttosto scema di prendere la mano a Liam. Harry c'ha la faccia di chi sa che stasera si litiga. Lewis comunque continuerà a comportarsi in questo modo qui. Cioè proprio non ci può pensare. Addirittura. Questa però è la mia preferita. Liam gioca con Harry, gli stringe le guanciotte e Lewis gli dà una sberla sul braccio per farlo smettere. Ma che cazzo? Ora, secondo me, Lewis è tanto geloso perché è la parte della coppia che non vuole fare coming out, cioè Harry, secondo me, farebbe coming out anche subito, Lewis invece no, e quindi, secondo me, lui potrebbe sentirsi più in pericolo, più a rischio che Harry si stanchi e si avvicini a qualcun altro, che preferisca la compagnia di qualcun altro alla sua, perché potrebbe stancarsi a un certo punto di lui e del suo volersi nascondere. In qualche modo, secondo me, Lewis sente di non poter rivendicare la sua relazione con Harry e quindi si sente più in pericolo. Poi vabbè, ovviamente questo fa parte della teoria dei Larry Stylinson, non è detto che stiano effettivamente insieme, che abbiano effettivamente una relazione, però queste cose giustamente destano tanti sospetti, capito? Continuiamo a vedere queste cosine che un po' fanno venire dei dubbi, cioè noi cerchiamo di cacciarli questi dubbi, di nasconderli sotto il tappeto, però un po' sorgono, non so se mi spiego. Dalle mie parti si dice amore, bellezza e denari sono 3 cose che non si possono ammucciare, cioè traduco, l'amore, la bellezza e i soldi sono 3 cose che se ci sono non si possono nascondere, si vedono e basta. Le fan comunque affrontano molto maturamente tutta questa situazione delicata, mandando in tendenza 2 hashtag. Harry Jingles Lewis Balls, un gioco di parole su Jingle Bells, no? Che significa Harry ha fatto tintinnare le palle di Lewis e Lewis ha dato a Harry un bianco Natale. Non mi spreco a spiegare in che senso. Pensavo sinceramente che Lewis e Harry ci sarebbero rimasti male per questa, come dire, invadenza da parte delle fan e invece, sorpresa, Lewis twitta: questi trend finiranno per ispirarmi, haha. E twitta anche: i trend di oggi erano troppo divertenti. Va bene. Per la vigilia di Natale, che tra l'altro è anche il compleanno di Lewis, se vi ricordate, Harry condivide questo disegno, un disegno fatto da una fan in cui lui esce nudo da una torta e Lewis in tutto ciò lo guarda con gli occhi a cuoricino. Cioè c'è disegnato pure Lewis che lo guarda con gli occhi a cuoricino. Harry scrive nel tweet in cui condivide questa foto: come facevano le persone a conoscere il mio piano? Buon compleanno Lewis, love you.
Ancora una volta la teoria dell'Harry Stylinson infuoca i social dopo sta cosa, ma nei giorni seguenti Lewis verrà fotografato a Parigi con Eleanor, passerà il Natale con lei. Il Capodanno invece lo passerà con Harry, quindi Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Il giorno dopo un amico di Lewis, Dan, commenterà la festa di Capodanno su Twitter, scrivendo che c'era molto amore nella stanza tra Harry e Lewis. Vabbè, qualunque cosa abbia voluto significare, Dan avrebbe detto questa cosa. In effetti l'anno nuovo inizia con tante coccole tra Harry e Lewis, niente di che, vabbè, a parte che Harry veramente esagerato quando Lewis lo tocca, pare l'estasi di Santa Teresa. 2 settimane dopo Eleanor Calder creerà il suo profilo su Twitter. Questa è però una cosa che ci servirà più avanti, cioè per il momento lei crea il profilo e non lo usa, cioè proprio se lo scorda. È la stessa sera in cui Eleanor crea questo profilo su Twitter, i ragazzi si esibiranno in un concerto in Scozia. Durante questo concerto a un certo punto Harry porterà delle manette a Lewis e Lewis gli risponderà più tardi. 10 giorni dopo, un'amica intima di Eleanor pubblicherà questo tweet: odio fingere. Il tweet verrà interpretato per qualche motivo dalle Harry Shippers come un "oh no, odio fingere che la mia amica stia con Lewis Tomlinson", quando invece Lewis Tomlinson sta con Harry Styles. Non lo so, io penso che questa tizia abbia anche una vita sua, cioè magari, era un tweet riferito alla sua vicina di casa, a sua suocera, che ne so. Ma in tutto ciò vi ricordate di Caroline, la 32enne con cui si diceva che Harry avesse una relazione nonostante i suoi 17 anni? Ebbene, si lasciano e Harry twitta: sappiate che non ho scaricato Caroline, è stata una decisione comune, è una delle persone più gentili e dolci che conosca, abbiate rispetto. Tra l'altro questa Caroline era uscita per un breve periodo anche con il principe Harry, fun fact, aveva una passione per gli Harry, e dico aveva perché per onor di cronaca Caroline si toglierà la vita nel 2020 e Harry Styles tra l'altro le renderà omaggio appuntando un nastro nero sul bavero del suo abito. L'altro Harry invece, c'è il principe Harry, nel suo libro Spare, non ci crederete mai, ma riuscirà a usare questa tragica storia per parlare di sé e per autocommiserarsi. Infatti il principe Harry nel libro Spare spiegherà che dal giorno in cui Caroline era stata paparazzata con lui, cioè una volta sola, la stampa l'avesse perseguitata fino a spingerla molti anni dopo all'estremo gesto. Torniamo ai Harry Stylinson. Breve parentesi sulla mamma di Lewis che continua a fangirlare su Twitter scrivendo: quei due, riferendosi a Harry, no? E suo figlio Lewis. Lei ormai si sente la suocera di Harry Styles e nessuno glielo leva dalla testa. 4 febbraio 2012, i ragazzi rilasciano un'intervista e come in ogni intervista Harry deve pisciare su Lewis per segnare il territorio. A un certo punto infatti il giornalista gli chiede: Harry, se potessi avere chiunque nel mondo, chi vorresti con te per San Valentino? Al che Harry si rivolge a Lewis, cioè proprio si gira verso Lewis, gli tocca il collo e gli dice: te. Poco dopo viene pubblicata una foto di Lewis ed Eleanor che fanno compere. Il tempismo. Notate il tempismo, ragazzi, perché le Harry Shippers faranno caso al fatto che ogni volta che succede qualcosa che può alimentare i sospetti su Harry e Lewis, uscirà una paparazzata di Lewis con Eleanor, quindi una paparazzata riparatrice. Sempre lo stesso giorno la mamma di Lewis, ormai completamente travolta da questo dramma, c'è lei proprio la regina delle Harry Shippers, retweeta il seguente contenuto: festeggiamo la più grande storia d'amore del XXI secolo. Non importa quanto tu e le tue ovaie possiate amare gli One Direction, sarà nulla in confronto all'amore che certi due membri provano l'uno per l'altro. Un passo avanti per Harry Styles e Lewis Tomlinson, o come vi piace chiamarli, il Harry Stylinson. Ma cosa sto leggendo? No, vabbè. Ma vogliamo parlare di quanto la mamma di Lewis sia identica a Eleanor?
Cioè, potrebbero essere la stessa persona. Cioè, la mamma di Lewis sembra più la madre di Eleanor che la madre di Lewis. Una spolverata di complesso di Edipo ci vedo in questa relazione. Vabbè, neanche 3 giorni dopo il tweet di Joanna, Lewis ed Eleanor partiranno per una vacanza sulla neve e al suo ritorno Lewis indosserà un anello. Nel fandom si diffonderà la voce che questo anello sia parte di un grande piano per allontanarlo da Harry, capito? Cioè, gli hanno fatto indossare un anello di fidanzamento per far capire che lui ed Eleanor siano veramente impegnati, un anello per ghermirli, un anello per domarli e all'eterosessualità incatenarli. Quindi l'occhio di Sauron si evolve nell'occhio di Simon. Ma per San Valentino, secondo voi, con chi è Lewis? Con Eleanor? No, con Harry. Il giorno di San Valentino Lewis e Harry rilasciano una delle poche interviste in cui sono da soli, tipo i Royal, no? Quando si fidanzano. In questa clip vediamo che a Lewis viene chiesto da quanto tempo stia con Eleanor, cioè da quanto tempo sia fidanzato con Eleanor. Risponde Harry per lui, cioè proprio Harry non dà modo a Lewis di rispondere e dice da 1 anno. La risposta però è sbagliata perché in realtà sono pochi mesi che Lewis sta con Eleanor, infatti Lewis interverrà, correggerà Harry e dirà 4-5 mesi. Yeah, like 4 or 5. Ora, teoria, le Larry Shippers pensano che la risposta di Harry in realtà fosse cioè si riferisse al tempo in cui loro due sono stati insieme, cioè 1 anno. Ma c'è anche una seconda clip sospetta che viene da questa intervista. Praticamente l'intervistatore a un certo punto chiede a Lewis: ma tu sei un bravo fidanzato? Gli fa una domanda del genere e di nuovo risponde Harry al posto di Lewis. Interviene Harry e risponde sì. Il giornalista gli chiede che tipo di fidanzato sei e Lewis risponde spero un buon fidanzato, al che Harry si intromette e dice è premuroso, mi tratta molto bene. Vi faccio vedere questa clip. A nice one, I hope. He's caring. He treats me really well. Ebbene, sappiate una cosa, ragazzi, la clip che avete visto era stata tagliata dall'intervista ed è stata divulgata solo in un secondo momento. Qualcuno aveva voluto tagliarla, a qualcuno non era piaciuta, non era piaciuto questo siparietto. Qualche ora dopo questa intervista i due, Harry e Lewis, parteciperanno a un firmacopie e Harry non smetterà di guardare Lewis in questo modo per tutto il tempo. Come se non bastasse, 2 giorni dopo, durante un'intervista, i due faranno un lungo siparietto pieno di allusioni sessuali. Infatti la giornalista chiederà loro: Harry e Lewis, voi ovviamente avete un rapporto speciale di cui tutti si sono accorti, quindi sicuramente diventate competitivi quando giocate a robe tipo Super Mario. Quindi di solito chi è che sta davanti e chi è che sta dietro quando giocate a Super Mario? È ovviamente una domanda allusiva, immagino, cioè praticamente la giornalista ha trovato un escamotage per chiedere loro ciò che non potrebbe assolutamente chiedere, anche perché, cioè, che cosa c'entra il fatto che loro abbiano un rapporto speciale con il fatto che giochino a Super Mario? Non c'è un vero collegamento logico tra le due cose. Cioè lei chiede: voi avete un rapporto speciale di cui tutti si sono accorti, quindi diventate competitivi sicuramente quando giocate a Super Mario. Dov'è il nesso? Cioè qual è il rapporto di causa-effetto? È chiaro che Super Mario sia una grande metafora per indicare vabbè, ci arrivate da soli, mi fido. Risponde Lewis: penso che più o meno ci alterniamo. Sì, ogni tanto tu stai davanti, dice a Harry. Al che Harry dice: alle volte sto io davanti, sai, se un po' stanco faccio tutto io. Al che Lewis dice: ma sai, siamo molto generosi l'uno con l'altro. Non ce la sto facendo. Quindi a questo punto conclude l'intervistatrice dicendo: è meglio dare che ricevere. Questa giornalista comunque è una stratega, ragazzi, cioè ha sviluppato così su 2 piedi un codice per comunicare con Harry e Lewis. Per lei il silenzio non è un'opzione, questa è la resistenza, ragazzi. Zayn, al che si mette il casco nel tentativo disperato di nascondere il disagio, ma Zayn non sa che il disagio è appena iniziato. Pochi giorni dopo, infatti, durante un'altra intervista, il conduttore Chris Moyles chiederà al gruppo: ma voi siete già abbastanza grandi per consumare alcolici? E Niall al che risponderà: sì,
tutti quanti, il prossimo passo è la barba, nel senso tipo il prossimo passo sarà farci crescere la barba, no? Siamo diventati abbastanza grandi. Ora, dovete sapere che in inglese il termine barba non indica solo i peli del viso, ma può riferirsi anche a una relazione di copertura, cioè avete presente, no? Quando un finto partner etero viene appiccicato a una persona omosessuale per non fare capire al pubblico che sia omosessuale. Ecco, in inglese si dice che ha la barba. Ok, quindi Chris Moyles alla frase di Nile, il prossimo passo sarà farci crescere la barba, replicherà prontamente: da quel che so, ne avete una da parecchio tempo. Battuta fine, educata, di cultura. 28 febbraio 2012. I fan francesi lanciano su Twitter l'hashtag French fan want a Larry Stylinson sex tape. Ovvero i fan francesi vogliono un p***o dei Larry Stylinson. Di nuovo mi sarei aspettata che una simile richiesta generasse disagio in Harry e Lewis, e invece probabilmente avrà generato il disagio solo in Zayn. Harry infatti risponde a uno di questi tweet, cioè a un utente che aveva usato quest'hashtag, scrivendo un saluto in francese. Ma non finisce qui. Pochi giorni dopo, durante un'intervista, Harry salterà addosso a Lewis per dare una dimostrazione pratica di come si faccia un succhiotto. E quello stesso giorno, durante un'altra intervista, a Harry verrà chiesto della sua bromance con Lewis. Il giornalista, per la precisione, gli chiederà: quindi cosa fate? Le coccole sul bus del tour? E Harry gli risponderà: abbiamo cercato di diminuire le effusioni, si riferisce alle effusioni, ma sì, di tanto in tanto. Va bene. 9 marzo 2012, una fan chiede a Lewis su Twitter: qual è la cosa che ti piace più di Harry? Allora, fermiamoci un attimo. Se a voi chiedessero: ma qual è la cosa che ti piace di più del tuo migliore amico, della tua migliore amica, voi per curiosità, ma cosa rispondereste? Perché io penso che dareste una risposta incentrata su un lato del suo carattere. Non lo so, mi piace il suo carisma, mi piace la sua intraprendenza, mi piace il fatto che abbia sempre la battuta pronta, mi piace il fatto che sia cretino. E invece, ragazzi, Lewis alla domanda cosa ti piace di più di Harry risponde: i suoi ricci o il suo odore, con tanto di faccina con l'occhiolino, simbolo universale della malizia più zozza e degenerata. 13 marzo 2012, ancora un'intervista. La vita degli One Direction è quello che succede tra un'intervista e l'altra. Una clip di quest'altra intervista viene ritagliata e diventa virale. Harry muove la mano verso Lewis per accarezzargli il braccio e Lewis muove il braccio per incontrare il tocco di Harry. Tre giorni dopo Harry rilascerà un'intervista telefonica. Durante questa intervista telefonica gli verrà detto: chiedono dei Larry Stylinson, e Harry risponderà: sì, va alla grande, è nell'altra stanza, riferendosi presumibilmente a Lewis. Nella stessa intervista a Harry verrà chiesto se sia geloso di Eleanor o se in generale ci sia gelosia tra lui ed Eleanor, e Harry risponderà: non mi va di parlarne. 17 marzo 2012 è il giorno della conferma. Durante un firmacopie una fan chiede a Harry: tu e Lewis state insieme? E Harry risponde di sì. Risponde di sì. Guardate e sentite voi stessi. Oh my god. Are you and Louis dating? You are? I figured. Le spiegazioni possono essere due: o Harry vuole ribellarsi e fare sapere a tutti come stiano realmente le cose, oppure sta prendendo in giro le sue fan per creare hype. Come può Lewis stare con Harry se sta con Eleanor? Cioè, lei è d'accordo o è una copertura? Ma soprattutto, dov'è Eleanor? Che fine ha fatto? Dunque, ricordate quando Eleanor si era iscritta su Twitter? Non l'ha mai usato. Mai, zero. Il suo profilo era rimasto silenzioso, praticamente dimenticato per mesi. Fino a quando, un giorno, all'improvviso, tutti quelli che
la circondano nella sua vita non iniziano, o meglio, non avrebbero iniziato a taggarla, perché insomma si racconta questa cosa, non avrebbero iniziato a taggarla e a scriverle messaggi tipo ah, finalmente sei su Twitter, benvenuta tra noi, tutti lo stesso giorno. Il suo patrigno, un'amica di famiglia di Lewis, la fidanzata di Liam e persino Lewis stesso, tutti insieme appassionatamente contemporaneamente cominciano a seguirla su Twitter e a menzionarla come se si fosse appena iscritta, capito? Però non si è appena iscritta, quindi probabilmente, cioè magari le avranno detto senti Eleanor, usa Twitter, cavolo. Ora, le Larry Shippers, sempre molto sospettose, non ci vedono chiaro e dicono mi sembra chiaro che cosa stia succedendo. È stato il management a chiedere a Eleanor di essere una fidanzata più presente, di farsi vedere di più e soprattutto di usare Twitter per promuovere Lewis, come faceva Hannah prima di lei. Di fatto, a questo punto succede che gli One Direction partono per New York ed Eleanor è insieme a Lewis in questo viaggio in qualità di sua fidanzata. Durante il soggiorno la band rilascia ovviamente un'intervista. All'inizio vediamo molto contatto fisico tra Harry e Lewis in questa intervista. Qui ad esempio Harry mette una mano sulla gamba di Lewis, ma quando a Lewis e Harry viene chiesto della loro famosa bromance, inizialmente ci scherzano sopra e alla fine Lewis dice comunque tutti e 5 abbiamo un rapporto di bromance, mica solo io ed Harry. Infine ragazzi, Lewis dice alcuni ci credono davvero che io e Harry abbiamo una relazione romantica? E Harry gli risponde sì, ho visto. Possiamo dirlo, hanno negato per la prima volta. Questa è una smentita ragazzi, piaccia o meno, stanno dicendo Larry Stylinson non esiste, è tutto uno scherzo. Questi sono Lewis e Harry subito dopo l'intervista. Harry è tipo quell'amica di cui non ti devi preoccupare. Tranquilla, siamo solo amici. Io amo solo te. Cosa? Pensi che ci sia qualcosa di più? Ma quando mai? Ma sei pazza? Per me è come una sorella. E tu invece hai la sensazione fortissima che invece qualcosa ci sia, perché i tuoi neuroni specchio riconoscono determinati atteggiamenti romantici a chi prendi in giro. Però poi quando provi a parlargliene ti fa gaslighting, non è vero niente. Lui ci si arrampica sui neuroni specchio e allora metti in dubbio di aver visto quello che hai visto. Forse effettivamente sto esagerando, forse sono io che sono troppo gelosa. Vabbè, comunque, poco dopo, nello stesso giorno, attenzione ragazzi, ve lo ripeto, nello stesso giorno gli One Direction rilasceranno una seconda intervista. Harry si presenterà così. Voi direte, cosa c'è di strano questa volta? Ebbene, secondo le Larry Shippers, Harry avrebbe le labbra gonfie e il viso arrossato. Supporranno quindi che lui e Lewis abbiano fatto roba tra un'intervista e l'altra. Allora, io qua mi inizio a dissociare. Harry e Lewis stanno cominciando a essere visti sempre meno come persone reali e sempre più come tipo come personaggi di una fanfiction su cui ci possiamo inventare gli scenari erotici solo per mera gratificazione personale. Non lo so, anche no, cioè a cosa dovrebbe servire immaginare che i due abbiano fatto cosacce tra un'intervista e l'altra, ma perché dovremmo? Soprattutto poi basandoci su un dettaglio minimo che potrebbe avere centinaia di spiegazioni innocue, cioè magari Harry aveva freddo e quindi era tutto rosso, paonazzo per questo motivo, magari si era appena svegliato da un pisolino di 6 ore, magari aveva mangiato una peperonata che gli aveva fatto male. In ogni caso, secondo me, no, secondo me fino a quando ci limitiamo a osservare i segnali concreti, a osservare fatti reali che vediamo, no, con i nostri occhi per ipotizzare una loro presunta relazione, allora la teoria dei Larry Stylinson ci sta. Secondo me ci sta perché rimane orientata verso il loro bene, cioè vogliamo comunque capire se sti due ragazzi siano vittime di un'industria omofoba ed eventualmente li vogliamo difendere, vogliamo supportarli, vogliamo che sentano che per noi non sono sbagliati. Nel momento in cui però entriamo nei dettagli intimi e ipotizziamo pomeriggi selvaggi e plug l'orientamento un pochettino si sposta verso il loro male, cioè è come se
facessimo il male a questo punto di questi ragazzi, perché lo scopo non è più quello di fare chiarezza, ma quello di autocompiacerci, quello di solleticare le nostre perversioni e provarci gusto. Non so, siete d'accordo? Torniamo quindi a indizi più tranquilli, tipo questa famosa intervista in cui Harry sta tutto il tempo a fissare e toccare Lewis. Segue paparazzata riparatrice immediata di Lewis e Eleanor. Tra l'altro, a proposito di paparazzate, nell'aprile 2012 gli One Direction andranno in Australia e Harry e Lewis verranno paparazzati in barca. Quindi le fan, o meglio le Larry Shippers, diranno a questo punto: ah, ma guardate che grande differenza c'è tra la qualità degli scatti rubati dai paparazzi a Harry e Lewis e la qualità degli scatti fatti a Lewis e Eleanor. Perché se le prime, cioè le paparazzate di Harry e Lewis risultano sgranate e quindi si vede, no, che siano stati fotografati di nascosto da lontano, invece le foto di Lewis ed Eleanor sono in alta qualità e quindi si tratta di foto scattate da vicino. Questa disparità farà sospettare alle Larry Shippers che le foto scattate a Lewis ed Eleanor siano paparazzate organizzate di proposito. Comunque, in Australia Harry e Lewis si scambieranno molti gesti affettuosi che potrebbero di per sé non volere dire niente, tipo un bacio sulla guancia durante un concerto, Harry che sussurrerà qualcosa all'orecchio di Lewis e dalla faccia di Lewis sembrerà qualcosa di sconvolgente, ma succederà anche qualcosa di effettivamente sospetto. Australia. Pub in Australia. Lewis e Harry sono dentro sto pub. Una fan appostata all'esterno li riprende dalla vetrata. Lewis a un certo punto si avvicina a Harry e sembra che lo voglia baciare. Ma Harry ruota fisicamente Lewis per fargli vedere che li stiano riprendendo. Eppure aumentano di giorno in giorno le interviste in cui Harry e Lewis smentiscono i pettegolezzi. Ad esempio, un mese dopo i ragazzi ne rilasceranno una di intervista in cui a Harry e Lewis verrà chiesto: ragazzi, ma voi due vi siete mai baciati? E Harry e Lewis risponderanno di no. Al che però la giornalista gli chiederà: ma io ho visto delle foto in cui invece vi baciavate. A questo punto, ragazzi, caos. Tutti i membri del gruppo subito si mettono a dire: vabbè, queste cose capitano a tutti, è successo anche a me, bla 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 bla. Il giorno dopo paparazzata riparatrice con Eleanor. Le acque si calmano per un mesetto. Poi, a settembre, durante un'intervista, a un certo punto Niall dirà: raga, ma che abbiamo fatto ieri? E risponderà Lewis: io cercavo di camminare. Seguiranno risate allusive di tutti i ragazzi. Hai capito, Eleanor? Gli unici a non ridere sono Zayn, che ormai è pieno di questo dramma dei Larry Stylinson, e Harry, che reagisce con un sorriso malizioso. Luglio 2012 arriva la smentita definitiva, il momento che nessuno di noi sperava che arrivasse. Lewis rilascia un'intervista scritta a Storyboard, un blog Tumblr gestito dai fan, e per la prima volta, parlando dei Larry Stylinson, nega esplicitamente di avere una qualunque relazione romantica con Harry Styles. Le sue parole sono chiare e definitive. Questo argomento inizialmente è stato divertente, ma adesso è difficile da gestire mentre si è in una relazione. Si riferisce alla sua relazione con Eleanor, cioè adesso che lui sta con Eleanor sta diventando seccante questo pettegolezzo. E prosegue: Harry e io siamo migliori amici, chi guarda ogni nostro gesto sta realmente influenzando il nostro modo di interagire in pubblico. Vogliamo divertirci, ma ogni volta che facciamo qualcosa sembra spuntare un nuovo pettegolezzo. Mi comporto con Harry esattamente come mi comporto con gli altri ragazzi e il mio amico di infanzia Stan. Ora, trattandosi di una dichiarazione scritta, le Larry Shippers dicono: questa cosa non l'ha detta Lewis, sicuro è stata scritta dal suo team. Ma 2 mesi dopo, il 16 settembre 2012, Lewis torna sull'argomento e questa volta con un tweet.
Scrive infatti sul proprio profilo Twitter, quindi è abbastanza sicuro che abbia scritto lui: da mesi continuo a leggere teorie cospiratorie ridicole, è sconvolgente doverle leggere ogni giorno, grazie a Dio qui ci sono persone amorevoli. Una fan irriverente al che scrive sotto il suo tweet: la parte bella è che non importa cosa succeda, ma non negano mai l'esistenza dei Larry. Suo malgrado, Lewis Tomlinson le risponde e le scrive: che ne dici di i Larry sono la più grande stronzata che abbia mai sentito? Sono felice, perché non lo accettate? È finita, ragazzi. Lewis ha deciso di mettere a tacere le teorie sui Larry Stylinson una volta e per tutte, arrivando a dirci: raga, basta, perché state pure influenzando il mio bel rapporto con Harry, nel senso che non mi sento più libero di essere spontaneo con lui. Lewis con questo tweet dice chiaramente e nel modo più diretto possibile che la cospirazione sui Larry Stylinson sia solo una grande stronzata. È finita l'epoca in cui la cosa lo divertiva. E qui, ragazzi, io ho una teoria tutta mia. Io credo veramente che tra Harry e Lewis ci sia stato qualcosa di più di un'amicizia, cioè io di questa cosa sono abbastanza convinta, ma secondo me Harry aveva intenzioni serie, cioè Harry veramente era infatuato di Lewis e voleva una relazione con Lewis. Lewis invece no, cioè secondo me Lewis stava solo sperimentando, esplorando se stesso, voleva provare cose nuove, voleva capire cosa gli piacesse. Penso che Lewis abbia giocato al gioco di Harry senza però trasformare mai la cosa in una relazione, rimanendo sempre un passo indietro, tenendo sempre un piede sulla porta, no? per tenerla aperta ed essere pronto a scappare. Infatti, se ci fate caso, è Harry che ha più volte confermato in pubblico il suo presunto flirt con Lewis. È Harry che ha detto: ah, io ho una cotta per Lewis, ne abbiamo parlato e lui mi ricambia. È Harry che ha detto a una fan durante un firmacopie: sì, io e Lewis stiamo insieme. È Harry che guardava Lewis come se fosse un gelato al pistacchio con una colata abbondante di Nutella e un ciuffo di panna montata fresca ricoperta da una pioggia colorata di Smarties il terzo giorno di dieta. Ed è principalmente Harry che lo stuzzicava in pubblico con battutine e allusioni. È Harry che si è detto con il cuore spezzato, retweetando questo tweet quando Lewis si è messo con Eleanor. Lewis, secondo la mia teoria, si è semplicemente comportato come molti di noi avranno fatto a 18-19 anni, cioè un po' da cioè ha giocato un po' con al corteggiamento, no? Con questo corteggiatore affascinante, senza però essere sicuro che la cosa gli interessasse veramente, o magari addirittura sapendo che la cosa non si sarebbe mai evoluta. Secondo me Lewis potrebbe, ragazzi, detta in altre parole, avere usato Harry per capire se la cosa potesse piacergli. Non gliene farei una colpa, considerata l'età, cioè sono tappe abbastanza naturali dell'adolescenza, ma ovviamente il fatto che Harry e Lewis fossero costantemente sotto i riflettori può avere un attimino complicato per loro queste fasi naturali e può persino averli influenzati, cioè il fatto che ogni loro gesto, ogni loro sguardo, ogni loro parola fosse oggetto di analisi potrebbe avere portato Harry e Lewis a dover rispondere non più solo alla domanda cosa voglio io, cosa piace a me, ma anche alla domanda cosa vuole il mio pubblico da me, o ancora cosa vuole il mio management da me per rinnovarmi i contratti. Una situazione del genere, ragazzi, rendiamoci conto che può avere l'effetto opposto, cioè tu vai a fare queste esperienze per conoscerti, per capirti e invece ti confondi di più. E io credo che questa cosa sia successa, cioè che possa essere successa a Harry e ancora di più a Lewis, perché Harry, bene o male, se ne sbatteva magnificamente il cazzo. Insomma, ragazzi, per farvela breve, unendo i puntini, mi viene da pensare che a questo punto la relazione tra Harry e Lewis sia semplicemente finita e che Lewis abbia deciso di darci un taglio. Forse non se l'è sentita di portare avanti una relazione clandestina, forse non se l'è sentita di fare coming out, forse ha capito che Harry non era il suo tipo e che gli piacciono le donne, forse ci hanno sempre trollati e non c'è mai stata nessuna relazione, forse Harry l'ha messo con le spalle al muro e gli ha detto allora o facciamo coming out oppure la finiamo qui perché mi sono stancato di giocare a fare i clandestini. Qualunque sia stata la ragione, ragazzi, è chiaro che Lewis a
questo punto abbia voluto mettere fine al discorso dei Larry Stylinson e che ora voglia solo andare avanti con la sua vita, vuole chiudere definitivamente il capitolo Larry Stylinson. Ma considerando quello che vedremo mi viene da pensare che Harry non abbia accettato subito questa decisione di Lewis. Mi sembra, vedremo se anche a voi darà la stessa sensazione, ma mi sembra che in qualche modo Harry per un po' abbia continuato a provarci. 3 ottobre 2012, Lewis si fa il suo primo tatuaggio, un disegno minuscolo sulla caviglia, che manco riesco a vedere cosa sia. In base alle mie competenze potrebbe essere benissimo una zanzara che lo sta pungendo, però dicono sia un tatuaggio, mi fido. 3 giorni dopo Harry pubblicherà la foto di un tatuaggio di coppia. Cioè proprio una foto presa da internet, ragazzi, a caso, tanto per pisciare su Lewis. Cioè Harry sembra avere questa abitudine malsana di pisciare su Lewis per segnare il territorio, che poi ci sta, no? Essendo che si sono conosciuti pisciando. Comunque, ottobre è il mese in cui termina ufficialmente il primo tour degli One Direction e la band manco il tempo che è già pronta a rilasciare il secondo album, Take Me Home. Che qui mi viene da pensare, ma quando ci hanno lavorato a sto album? Cioè, se di giorno facevano le prove per i concerti e la sera si esibivano, quando è che lavoravano alle canzoni nuove? Quando è che le registravano? La notte? La risposta a queste domande arriverà nel secondo capitolo. Per il momento limitiamoci a essere perplessi. Nel frattempo negli Stati Uniti un'altra artista è pronta come gli One Direction a rilasciare un nuovo album. Taylor Swift, che nello stesso mese in cui gli One Direction rilasciano Take Me Home, rilascia Red. 16 novembre 2012, il Daily Mail pubblica un articolo che, cioè, lascia tutti senza parole. Titolo: deve essere una cosa seria. Vengono avvistati mano nella mano nel backstage di X Factor USA mentre Taylor Swift presenta Harry Styles a sua madre. Quindi, che succede? Succede che Taylor Swift starebbe frequentando Harry Styles. Questo è il pettegolezzo. Proprio Taylor Swift, che in questo periodo è già molto criticata a causa delle controversie con Kim Kardashian e Kanye West, di cui abbiamo parlato nel primo capitolo della Kanye West saga. La stessa Taylor Swift adesso si trova anche coinvolta nelle dinamiche dei Larry, perché a Taylor Swift stare simpatica alle persone nel 2011 fa schifo, cioè non le va proprio. E infatti ovviamente le numerose fan degli One Direction e soprattutto le Larry Shippers prendono in antipatia Taylor Swift perché pensano che la sua relazione con Harry sia orchestrata per fare drama e ottenere così pubblicità. Praticamente le Larry Shippers dicono a Taylor Swift, pur di pubblicizzare il proprio album, sta facendo da copertura a Harry, capito? Quindi viene presa praticamente per complice di un sistema omofobo. Io me la vedo nel 2009 Taylor Swift che dice: non può capitarmi niente di peggio di Kanye West che mi toglie il microfono e dice che il mio premio non me lo merito perché se lo merita Beyoncé. Tiè, omofoba venduta. Ma che ne pensa Lewis Tomlinson? A Lewis un giorno viene chiesto: Lewis, cosa ne pensi di Harry e Taylor Swift? Sei felice che si siano messi insieme? Risposta di Lewis: sono felice del fatto che siano buoni amici. Quindi le Larry Shippers dicono: ah, visto, lui ha detto così perché non vuole che Harry stia con Lewis, gli dà fastidio che vengano definiti fidanzati. Ma dico, magari non voleva confermare al posto di Harry che stessero insieme, cioè sarebbe valsa come una conferma. 2 settimane dopo Lewis ed Eleanor verranno paparazzati insieme e lo stesso giorno Harry verrà paparazzato insieme a Taylor Swift. I fan cominceranno a chiamare questa sventurata coppia Haylor e insomma, cioè, sembra abbastanza evidente, ragazzi, che Harry e Lewis a questo punto abbiano preso directions opposte, ma i due sono ancora amici. Pochi giorni dopo Harry andrà a farsi tatuare una nave e 18 ore dopo Lewis si tatuerà una bussola. Viene considerato un tatuaggio di coppia questo perché la bussola è lo strumento, no, che viene usato dai marinai per orientarsi durante i viaggi in nave.
Quindi i due tatuaggi sembrano significare, nonostante stiamo prendendo strade diverse, saremo sempre importanti l'uno per l'altro. Io avrò bisogno di te, tu avrai bisogno di me. Dicembre 2012. Harry sta per recarsi a New York, dove passerà il Capodanno con Taylor Swift, ma qualcosa va storto. Harry perde l'aereo per New York, perché si scorda il passaporto. Ora, le Larry Shippers, che vedono il complotto ovunque, pensano, ecco fatto, Harry ovviamente lo ha fatto apposta a lasciare il passaporto a casa per non andare da Taylor e restare 3 giorni in più con Lewis. Infatti Harry riparte 3 giorni dopo, arrivando la sera in cui Taylor Swift sta facendo un concerto. Harry quindi di corsa prende e va a vedere il concerto, ma quello di Jay-Z e dei Coldplay, non quello della sua ragazza. Harry e Taylor in seguito trascorrono la notte di Capodanno insieme e a mezzanotte scatta il limone, ripreso dalle centinaia di fan che li circondano da ore con i cellulari puntati su di loro in attesa del grande momento che sapevano sarebbe arrivato, no? Il 2013 inizia con il limone di Harry Styles e Taylor Swift, un vero capodanno, proprio il capo dei danni. Contemporaneamente Lewis passa la notte di Capodanno con Eleanor. Anno nuovo, vita nuova, ragazzi, fine dei Harry Stylinson. 3 gennaio 2013, Harry e Taylor partono per una vacanza alle Isole Vergini, ma pare che dopo 3 giorni sia scoppiata una discussione tra i due che avrebbe portato alla loro rottura. Secondo i giornali di gossip, la discussione sarebbe iniziata quando Taylor avrebbe fatto domande a Harry sulle sue numerose relazioni con le donne, che lui aveva avuto con altre donne a 19 anni. E la discussione, insomma, sarebbe degenerata fino a quando Taylor non avrebbe deciso di tornarsene a casa. Qui vediamo Taylor da sola su una barca che fissa il vuoto, mentre Harry è in piscina con gli amici a sguazzarsela. Il 7 gennaio 2013 Harry e Taylor comunicano di essersi lasciati. È finita, proprio è durata da Natale a Santo Stefano, come si suol dire, in questo caso è molto letterale il significato. Curiosamente, dopo la rottura di Harry e Taylor, le vendite dei biglietti per i concerti degli One Direction aumentano del 50% su uno dei principali siti di vendita di biglietti, non so se Ticket One o qualcun altro. Comunque sia, ne è valsa la pena. Ora, a questo punto i segnali di una relazione tra Lewis e Harry, come potete immaginare, si fanno deboli e intermittenti. Sappiamo che il 1 febbraio 2013 sia il compleanno di Harry Styles e Lewis gli auguri glieli fa, effettivamente. Tuttavia c'è ben poco di romantico in questi auguri, niente nomignoli affettuosi, niente che possa fare sospettare che tra i due ci sia una relazione segreta, niente. Lewis lo chiama dude, che è un po' come dire fra. Quindi ragazzi, è finita, sempre che sia mai iniziata è finita. Ma il fandom non lo accetta questo cambio di tono e inizia ad avere le allucinazioni, inizia a vedere prove anche laddove secondo me non ce ne sono. Dopo la rottura con Taylor, ad esempio, Harry indossa questa giacca e questa giacca è di Lewis, infatti vedremo Lewis indossarla molte volte nei giorni a seguire, addirittura a San Valentino. Quindi questa giacca verrà goliardicamente chiamata dalle Larry Shippers la giacca del fidanzato, tipo quando esci di casa velocemente, no? E pigli e indossi la giacca del tuo fidanzato. Ecco, sentite come scende il livello, ragazzi. Quando inizierà il Take Me Home Tour degli One Direction, sul palco vedremo piccole interazioni tra Harry e Lewis che verranno interpretate come segnali romantici tra i due. Vi faccio giusto un paio di esempi.
Durante il tour Harry canterà il brano Rock Me e pare che alla frase "Oh my, they could never shut us down", che possiamo tradurre come "non riuscivano a zittirci", ecco, ogni volta che Harry canterà questa frase si rivolgerà direttamente a Lewis, guarderà lui. Questo gesto verrà interpretato dalle Larry Shippers come un riferimento alla loro relazione, come se Harry dicesse a Lewis: non importa quanto ci provino, nessuno riuscirà a zittirci, nessuno riuscirà a spegnere ciò che c'è tra noi. Ma mentirei se vi dicessi che non succedono anche cose davvero sospette, direi inspiegabili, ragazzi. Ad esempio, una sera Harry, Lewis, Eleanor e un'amica di Eleanor si trovavano nel bar del loro hotel a Manchester. Ai fan presenti era stato permesso di scattare foto all'interno del bar, praticamente era stato permesso loro di paparazzarli come se non ci fosse un domani, e poi a un certo punto, insomma, Harry si era allontanato dal bar. Dopodiché anche Eleanor e anche la sua amica, cioè Eleanor e la sua amica, avevano lasciato il locale a un certo punto. Dopodiché Harry era tornato al bar e si era seduto accanto a Lewis. Ecco, immediatamente la sicurezza sarebbe intervenuta e avrebbe chiesto ai fan di uscire. Dopo aver buttato tutti fuori, i bodyguard avrebbero messo addirittura un cordone all'ingresso del bar. Questo comportamento sembrerà vagamente sospetto agli occhi delle Larry Shippers, perché, cioè, effettivamente dai, fino a quando Eleanor era presente, allora sì, tranquilli, scattate foto, no problem, fate pure. Non appena Harry e Lewis però sono rimasti soli, tutti fuori, nastro giallo, scena del crimine, fan sparaflesciati dai bodyguard. Un'altra cosa davvero sospetta è questo tatuaggio. Questo è il nuovo tatuaggio di Harry Styles, sta farfalla gigantesca sul petto. Ecco, ebbene, alcune settimane dopo anche Lewis si farà un nuovo tatuaggio sul petto, la scritta "It is what it is". Apparentemente i due tatuaggi non sono collegati, ok, ce ne rendiamo conto, ma tempo dopo una fan pubblicherà un disegno, questo disegno qui. Si tratterebbe di un disegno del tatuatore Liam Sparks, realizzato nel 2010, ben 3 anni prima. Il disegno proverebbe che i due tatuaggi, il tatuaggio di Harry della farfalla e la scritta di Lewis, siano in realtà parte di un unico disegno. Questo indizio fa pensare che i due ragazzi si siano recati dallo stesso tatuatore e abbiano scelto di farsi un tatuaggio di coppia, cioè di smezzarsi un disegno. Le Larry Shippers si gasano di nuovo per sta cosa, che cioè, non so perché, cioè anche tra amici vanno un po' di moda i tatuaggi di coppia, cioè magari non te ne fai 25 di coppia con lo stesso amico, però capito, non mi sembra proprio una prova inchiodante. Tra l'altro, quando questa voce del disegno comincia a circolare, l'account del tatuatore Liam Sparks avrebbe rimosso la foto del disegno dal suo profilo. Tutto molto sospetto, ma tanto ben presto arriverà un nuovo gossip a distogliere completamente l'attenzione dei Larry Stylinson. E qui, cioè veramente, nel momento in cui esce questa voce, viene veramente da pensare che i gossip cioè i giornali vengano imboccati da qualcuno che vuole un attimino, come dire, depistare, ecco. Perché mi viene da pensare questo? Allora, Harry Styles finisce sui giornali perché una ballerina di lap dance di nome Chelsea Ferguson ha dichiarato dichiara a un giornale che il cantante Harry Styles sia solito passare notti brave nei locali per adulti dove fanno gli spogliarelli, perché gli piace guardare le ballerine di lap dance. E questa Chelsea Ferguson dice: non riusciva a non guardarmi il seno. Chelsea ha raccontato anche ai giornali che Harry a un certo punto le avrebbe detto: guarda, il tatuaggio che ho sul petto, la farfalla, è identico al tatuaggio che tu hai sulla mano, è destino, siamo destinati a stare insieme. Che dire, ragazzi, mai vista una pezza così tanto peggiore del buco?
del bruco. Io ho pensato subito, vabbè, questo sarà lo staff degli One Direction che ha messo in giro questa voce per distrarre dal tatuaggio di coppia della farfalla, e invece bisogna dire che lo staff degli One Direction smentirà pubblicamente sta storia che Harry vada nei locali di lap dance. 13 giugno 2013, il fandom degli One Direction scopre una canzone intitolata Don't Let Me Go, cioè Non lasciarmi andare, scritta da Harry Styles. La cosa viene confermata da un tizio di nome Sam McCarthy. E chi è Sam McCarthy? Il coautore della canzone, che tramite Twitter scrive: wow, grazie a tutti per i bei tweet sulla canzone. Harry ha scritto la maggior parte delle parole, io ho scritto la musica. La canzone non verrà mai rilasciata ufficialmente. Si dice che Harry Styles l'avesse scritta per il cugino morto pochi anni prima e che per questo non si sia sentito di rilasciarla. Ma il testo della canzone, cioè dipende come lo guardi, non sembra dedicato a un cugino, tanto più morto. Sembrerebbe invece una canzone d'amore. Ve ne leggo alcuni estratti. Ora eri lì, proprio di fronte a me. Mi trattengo, diventa sempre più difficile respirare. All'improvviso queste luci mi stanno accecando. Non avevo mai notato quanto sarebbero state luminose. Ho visto nell'angolo, c'è una fotografia. Senza dubbio nella mia mente è una tua foto. Giace lì da sola nel suo letto di vetri rotti. Questo letto non è mai stato fatto per due. Allora, secondo le Larry Shippers, le luci accecanti sarebbero quelle del palcoscenico. Non avevo previsto che sarebbero state così luminose, no? Cioè che non gli avrebbero fatto guardare la verità, mentre il letto che non è mai stato fatto per due sarebbe quello della casa in cui vivono Harry e Lewis, che per anni si sarebbero dovuti fingere solo amici, e quindi il loro letto non è mai stato fatto veramente per due. Ma a pensarci bene, cioè magari le luci accecanti potrebbero anche essere quelle di un'autostrada, i vetri rotti sono quelli dell'auto, cioè che cosa c'entrano i vetri rotti con una canzone d'amore, capito? E il letto che non è mai stato fatto per due potrebbe anche essere quello di un ragazzo che se n'è andato troppo giovane, prima di farsi una famiglia. Ha un po' senso secondo me, ma poi dice la canzone: sembra che in questi giorni io ti guardi da lontano, sto solo cercando di farti capire che terrò gli occhi ben aperti, non lasciarmi andare perché sono stanco di sentirmi solo, non lasciarmi andare perché sono stanco di dormire da solo. E qui già la cosa si fa sospetta, perché che c'entra dire a tuo cugino sono stanco di dormire da solo? Quindi le Larry Shippers mandano in tendenza l'hashtag Lewis non lasciarlo andare, don't let him go. Lewis però è stato molto chiaro, ragazzi, non vuole più avere a che fare con Larry Stylinson, con questa roba, basta. Lewis lo ha già lasciato andare, ragazzi, se mai c'è stato qualcosa, attenzione. Ma vi dicevo che secondo me Harry invece non lo vorrebbe lasciare andare tantissimo. Cosa me lo fa pensare? 18 giugno 2013. Concerto. Gli One Direction stanno cantando Little Things. Improvvisamente Harry Styles, mentre canta, sembra modificare una delle frasi più iconiche del brano. Invece di dire I'm in love with you and all your little things, quindi sono innamorato di te e di tutte le tue piccole cose, sembra dire I'm in love with Liu and all his little things. Quindi sono innamorato di Liu e di tutte le sue piccole cose. La reazione di Lewis quando Harry canta questa frase è immediata. Lewis sussulta, cioè proprio salta da dove che è seduto, dalla sua faccia si direbbe che gli è venuto un colpo e si guarda intorno come a dire: lo ha fatto veramente? Sta succedendo veramente? Ci stiamo veramente mettendo nei guai? Anche Zayn, ragazzi, reagisce, infatti se guardate bene dà a Lewis un colpetto sulla spalla, come a dire: eccolo, ti è piaciuta la bicicletta, ora pedala, buona fortuna. Ora, non sono sicura purtroppo di potervi fare sentire la clip senza rischiare problemi di copyright, purtroppo, perché dovreste proprio, assolutamente la dovete vedere questa scena. Quindi
ve la metterò su Instagram perché voglio sapere se anche secondo voi Harry dica I'm in love with Liu, perché non tutti riescono a sentire questa frase, cioè non tutti riescono a sentire Liu al posto di you. Ma in ogni caso, anche non riuscendo a sentire Liu, rimane una scena ambigua, perché comunque Harry innanzitutto si è girato a guardare Lewis in un certo modo cantando quella frase. Comunque Lewis ha reagito sussultando, c'è stato uno scambio di sguardi lungo e intenso tra loro due e inoltre si sente in modo assolutamente nitido che Harry dica amo tutte le sue piccole cose e non tutte le tue piccole cose come dice la canzone originale. E tra l'altro in inglese ci sono due modi per dire le sue piccole cose. Quando le piccole cose sono di una donna si dice her little things. Her significa le sue di lei. Quando le piccole cose sono di un uomo si dice his little things. His significa le sue cose di lui e Harry dice chiaramente his. Quindi in sostanza ragazzi io credo che questa sia l'ennesima conferma che Harry ci stia sotto. Eleonora mi ha fatto notare che ci sono delle strofe nella canzone Little Things in cui in realtà Harry non dovrebbe cantare, cioè non canta all your little things, ma canta, cioè dovrebbe cantare all these little things, nel senso di tutte quelle piccole cose. E these è molto assonante con his little things, quindi magari ci siamo tutti sbagliati e lui ha cantato il testo normale della canzone. Ma poi dai, io non penso che Lewis e Zayn avrebbero reagito così se Harry avesse cantato il testo normalmente, se non fosse significato niente. In tutto ciò non sto qui a dirvi quanto si mette a urlare il pubblico durante questa gag. Manco se l'Inghilterra avesse vinto il mondiale, manco se fossero usciti migliaia di scarafaggi dai tombini in quel momento, bordello assoluto. Nonostante questo momento ambiguo, direi romantico, sembra che Lewis non abbia ceduto. Non ci saranno infatti ulteriori indizi, quantomeno indizi concreti ragazzi, per sostenere che Harry e Lewis stiano insieme. Da questo punto in poi i segnali di una possibile relazione tra i due diventeranno sempre più rari e sempre meno convincenti, ma le Larry Shippers si ridurranno come tipo come delle dipendenti che non hanno scelto di smettere, no, gliel'hanno imposto, gli hanno portato via tutta la roba del mondo e quindi iniziano a guardare lo zucchero a velo con sguardo interessato, iniziano a grattugiarsi il gesso. Ecco, allo stesso modo le Larry Shippers inizieranno a definire indizi delle semplici coincidenze e a dare interpretazioni molto forzate a dettagli che, credetemi, sono insignificanti, pur di non credere che questa storia d'amore sia finita o che addirittura possa non essere mai esistita. Una delle prove più forti da questo momento in poi saranno, per dirvi diciamo quanto saranno deboli le prove, dei tatuaggi apparentemente collegati. Una settimana dopo il concerto infatti Lewis va di nuovo a tatuarsi e questa volta si fa tatuare una corda sul polso. Harry si farà poi tatuare nello stesso punto, quindi pure lui sul polso, un'ancora. Ora ok, il classico tatuaggio old school è questo, un'ancora avvolta da una corda. E in effetti è abbastanza strano, no? È abbastanza singolare vedere l'ancora senza la corda. Giustamente viene da collegare l'assenza della corda al fatto che la corda sia nel polso di Lewis. Sembra ancora una volta che si siano smezzati un disegno. Ma Harry si tatuerà l'ancora tipo 7 mesi dopo che Lewis si è tatuato la corda. Cioè, perché dovrebbero essere collegati? Cioè, le cose sono due, ragazzi. O siamo ossessionati noi, oppure è ossessionato Harry. Vabbè, intanto Lewis continua a essere paparazzato con Eleanor e onestamente, a giudicare dagli scatti, sembrano veramente legati, non so, sembrano effettivamente due veri fidanzati. Harry invece ancora ci sta sotto come un treno, infatti si mette a fare su Twitter un giochino, ragazzi, proprio alla stregua di Britney Spears che non sa più come far sapere al mondo che il padre la sfrutta, no, Harry invece non sa più come far sapere al mondo che Larry è reale. Infatti il 21 ottobre 2013 un utente lo tagga su Twitter e gli scrive: Harry Styles twitta in francese se Larry è reale. E Harry, ragazzi, solo poche ore dopo twitta a caso de botto senza senso oui non. Insomma, fa un tweet in francese a caso, al che però gli utenti dicono vabbè, magari è una coincidenza, e quindi il giorno dopo
il 22 ottobre 2013 un altro utente lo tagga e twitta: Harry, se Larry è reale, twitta qualcosa sulla scuola. È Harry Styles. Solamente il giorno dopo, ora qui non si vede la data, vi metto uno screen fatto meglio, come vedete il 23 ottobre, quindi il giorno dopo, twitta: le scuole australiane hanno uniformi fighe, bla bla bla, un tweet a caso, ragazzi, c'è proprio completamente scollegato. Non sarà l'ultima volta che Harry farà questo giochino, però già che ne stiamo parlando vi metterò qui tutta la roba, perché comunque continuerà a farlo per anni. Infatti il 7 luglio 2014 un utente lo taggerà scrivendo: se Larry è reale, per favore twitta qualcosa sul meteo, non aver paura. E Harry, poche ore dopo, ragazzi, twitta a caso, e quindi il meteo? Sempre nel 2014 un utente lo taggerà scrivendo: se Larry è reale, twitta qualcosa su un film. E Harry, 10 minuti dopo, twitterà: oggi ho guardato questo film, insomma, tagga un film, l'ho amato, insomma, dice che si è commosso. Harry arriverà proprio all'esasperazione quando un'altra utente lo taggerà scrivendo: se Larry Stylinson è reale, per favore twitta qualcosa sul cibo. E Harry Styles, pochi minuti dopo, ragazzi, 40 minuti dopo, twitterà burger, così a caso. Ma se questi indizi comunque ci dicono qualcosa, sul web si parlerà molto anche di presunti indizi che in realtà non indiziano, secondo me. Giusto per farvi capire la follia, vi voglio ammorbare un attimino con la torta di Eleanor per farvi capire quanto siano blande le prove che alcune Larry Shippers ritengono invece prove schiaccianti, definitive. Cos'è la torta di Eleanor? Praticamente il 17 luglio 2013 la pasticceria The Cake Store UK pubblica una foto del compleanno di Eleanor Calder. Il tweet della pasticceria dice: l'amorevole Lewis ha ordinato questa graziosa torta per la sua bellissima ragazza Eleanor per festeggiare il suo 21esimo compleanno. Guardate la torta, ragazzi, l'avete guardata? Ok. Ebbene, i fan trovano un'altra foto della torta, questa volta vista da davanti, e scoprono essere una torta a tema Taylor Swift. In seguito Eleanor chiederà in chat ad alcune fan: gentilmente fan, non postate foto della torta che non ho condiviso io stessa, e spiegherà a queste fan che la torta fosse solo uno scherzo, era uno scherzo, dice Eleanor, che mi hanno fatto i miei amici, fine. E quindi, cioè, non mi pare un indizio. Che cosa mi dovrebbe dimostrare? Allora, l'idea che mi sono fatta è che le Larry Shippers perché loro non lo spiegano, non lo dicono, perché questo sarebbe un indizio a supporto dei Larry Stylinson. Loro sono tipo: guardate, la torta in realtà era di Taylor Swift, ecco, lo sapete, cioè guardate, è evidente, no? No, quindi ho cercato di capire perché secondo le Larry Shippers sta torta dovrebbe essere un indizio. Credo di aver capito che secondo loro la torta non fosse veramente di Eleanor, ma che lei l'avesse tipo rubata a qualche bambina, perché era perché loro dicono era una torta per bambini in realtà, e quindi dicono l'avrà rubata a una bambina, è il tempo di farsi una foto per fare pensare che Lewis abbia fatto una cosa romantica per lei, quando non era vero che Lewis avesse ordinato una torta per lei, capito? Lewis non farebbe mai una cosa così carina per Eleanor, la farebbe solo per Harry. Ma c'è di peggio, oh se c'è di peggio. Spero che siete tutti seduti, almeno voi. Un giorno Lewis viene visto comprare il film d'amore Love Actually. Ora, praticamente c'erano dei fan appostati fuori dai pullman degli One Direction. 2 pullman c'erano per gli One Direction. E secondo questi fan, che diciamo erano appostati fuori dai pullman, Lewis sarebbe salito sul primo pullman con Harry, mentre Liam, Zayn e Niall sarebbero rimasti nel secondo pullman. I pullman sarebbero partiti a un certo punto, i fan li avrebbero seguiti, e quando il pullman a un certo punto si è fermato, i fan avrebbero notato la mano di Harry spalmata sul finestrino. Questa sarebbe la foto della mano di Harry. L'ipotesi molto delicata delle Larry Shippers è che dopo la visione del film Harry e Lewis si siano dati da fare. Ora, guardando la mano di Harry sul finestrino,
cioè a chi non è subito venuta in mente l'iconica scena di Titanic in cui i due protagonisti, Jack e Rose, vivono il loro momento di intensa passione dentro un'auto sui sedili posteriori, e nel culmine della scena, no, la mano di Rose si appoggia sul finestrino posteriore dell'auto lasciando la traccia sul vetro appannato. Ecco, praticamente Harry avrebbe twittato in seguito alla divulgazione di questa foto, dicono le Larry Shippers, tutti hanno il loro Titanic per la prima volta. Però a me i conti non tornano, ragazzi, perché il tweet risale a dicembre 2013, la data la possiamo vedere tutti, e invece mi risulta che la mano spalmata sul pullman risalga a luglio 2013. Quindi non è proprio una cosa che succede in conseguenza. Magari si riferiva a quello, ma magari anche no. Ma a conferma del fattaccio, il giorno dopo l'evento del pullman verrà effettivamente notato qualcosa, cioè verrà notato che Harry abbia difficoltà a sedersi sul palco. Lo si vedrebbe in questo video, quanto gli faccia male sedersi. Cioè le Larry Shippers diranno: è evidente, Harry come la spiego questa cosa? Lewis gli ha fatto male in qualche modo, forse. Le Larry Shippers affermano che in quell'occasione qualcuno dal pubblico abbia urlato a Harry: Lewis lo fa in modo duro, e che Harry abbia risposto così. Shh. Però io ho visto il video e non sono riuscita a captare questa frase provenire dal pubblico, da una fan, cioè proprio non sento nulla del genere. Un'altra conferma del fattaccio sarebbe questa foto di Lewis, risalente sempre a quei giorni in cui si vedrebbero dei segni sulla sua schiena, come se qualcuno lo avesse graffiato. Comunque ricordiamoci che per quanto possa far male l'idea, ha comunque una fidanzata, cioè potrebbe, ahimè, averglieli inferti lei. Vabbè, concludo con questa. Il 20 agosto 2013 si tiene la premiere del documentario This Is Us a Londra. Durante l'evento Eleanor viene filmata mentre chiacchiera con la Modest Management, ovvero questo maledetto management degli One Direction. Ora, Eleanor sembra evidentemente in confidenza con tutti loro, si scambia persino degli abbracci con loro, e quindi subito le Larry Shippers: ah, beccata, allora sei un'attrice ingaggiata da loro come copertura per lui, tu sei una barba! Tra l'altro iniziano a circolare teorie molto creative su Eleanor Calder, come ad esempio quella secondo cui non sarebbe sempre la stessa persona a interpretare Eleanor, bensì 3 attrici diverse, santo cielo. Analizzando i tratti somatici di Eleanor, praticamente alcune Larry Shippers si sarebbero accorte che a seconda delle occasioni essi cambiavano. Ad esempio, l'attaccatura dei capelli si spostava, le sopracciglia avevano forma diversa a seconda della giornata, il naso a volte era più grande, altre volte più piccolo, ma secondo me sono tutte differenze dovute alle angolazioni da cui le venivano scattate le foto. Cioè io sono 2 persone diverse, cioè se mi guardate da qui sono me, se mi guardate da qui sono Evil Iris. Ma in generale secondo me siamo tutte persone diverse a seconda della giornata, a seconda dell'orario, a seconda del giorno del ciclo, a seconda dal punto in cui mi guardi. C'è fisiologico alternare momenti di splendore a momenti di indecenza. Ma non finiscono qui gli indizi che dovrebbero far pensare che Eleanor sia interpretata da 3 attrici diverse. Infatti gli amici di Eleanor talvolta la menzionano su Twitter chiamandola Tina, il che porta le Larry Shippers a ipotizzare che una delle attrici che interpreta Eleanor si chiami in realtà Tina. Le Larry Shippers così iniziano a commentare ironicamente i post di Eleanor chiamandola Tina di qua, Tina di là, cioè la prendono in giro, no, chiamandola Tina, finché un giorno Eleanor non si stufa di questo scherzo e decide di mettere a tacere le voci, twittando che lei non si chiama Tina, cioè lei scrive: io non mi chiamo Tina, semplicemente all'università io e i miei colleghi abbiamo un criceto di nome Tina. Per motivi che Eleanor non specifica, i suoi amici a un certo punto avrebbero iniziato a chiamarla con il nome del criceto. Fine. Poco dopo Eleanor condivide una foto di Tina la cricetina. Un'altra delle prove che Eleanor sia interpretata da 3 attrici diverse dovrebbe essere l'altezza. In alcune foto infatti sarebbe più bassa di Lewis, in altre sarebbe alta quanto Lewis, in altre ancora sarebbe addirittura più alta di Lewis. Neanche a dirlo, ragazzi, queste differenze si spiegano facilmente
con una cosa chiamata prospettiva. Si studia alle elementari. Alle elementari, cioè a 8 anni, quando ancora non sai usare la carta igienica da solo, comunque già sai cosa sia la prospettiva. Secondo la regola base della prospettiva, la persona più lontana dalla camera risulta più piccola rispetto a un soggetto vicino alla camera che diventa più grande. In questa foto, per esempio, Eleanor è dietro Lewis. Si capisce dal fatto che le loro braccia per tenersi per mano siano allungate, quindi sono lontani. In quest'altra foto invece le loro braccia sono rilassate, il che significa che i due siano vicini, perciò Eleanor risulta più alta rispetto alla foto in cui era più lontana. Cioè è scienza. E questa, Lewis era sul marciapiede. Come vi dicevo, quindi tutte le argomentazioni a favore dei Larry Stylinson a questo punto mi sembrano sinceramente molto forzate. Ma il 28 settembre 2013, secondo le Larry Shippers, Harry e Lewis si sposano. Da cosa nasce questa allegra teoria? Dal fatto che il giorno dopo, quindi il 29 settembre 2013, Harry abbia twittato: "Non abbiamo bisogno di nessun pezzo di carta dal municipio". Ah, colti in flagrante. Tra l'altro è la citazione di una canzone. Vabbè, la cosa probabilmente vi turberà, ma ve lo devo dire. Ogni anno il 28 settembre le Larry Shippers augurano buon anniversario a Harry e Lewis, il che ad oggi è diventato un tantino inquietante, ma andiamo per ordine, perché quando arriva il 2014 succede qualcosa di significativo. 2014, all'alba di un nuovo anno, Harry Styles dichiarerà in un'intervista: "Essere donna non è un tratto importante nelle persone che frequento". Vi voglio fare vedere la scena, perché praticamente Harry in questa intervista è insieme a Liam, viene intervistato con Liam, e quando dice "per me il genere non è importante", guarda lui e i due ridacchiano come se, capito, sapessero qualcosa che non possono dire, perché effettivamente se Larry Stylinson è esistita, Liam lo sa benissimo, ne è a conoscenza del fatto che per Harry il genere non sia importante. Guardate. Rhea said your favourite traits that you look for in a lady. Female. It's a good trait. Not that important. I would say sense of humor. Lewis Tomlinson fa cose stupide a volte. La faccia di chi ti sta trollando. Senza di lui, quanto sarebbe noiosa questa vita? Questa frase viene interpretata come un vago coming out, perché Harry si attribuisce una certa fluidità. Per frequentare Harry non devi necessariamente essere donna. Poco dopo l'intervista, Lewis Tomlinson scriverà una serie di tweet. Siccome praticamente era stato visto indossare una maglietta della Apple con il logo, la mela, arcobaleno, allora tutti diranno "ah, l'ha fatto apposta per dire che anche lui, anche il suo piccolo coming out". Ecco, Lewis Tomlinson si girerà le balle e scriverà una serie di tweet in cui si proclamerà rabbiosamente etero, esasperato da chi continua a sostenere che lui e Harry stiano insieme. Lewis è fidanzato con Eleanor e non vuole che le teorie complottiste si intromettano tra loro. Ma il fandom delle Larry Shippers persiste. O meglio, alcune accettano la fine dei Larry Stylinson e vanno avanti con le proprie vite, altre invece, e anche altri, perché ci sono anche fan uomini ovviamente, però non so perché mi piace di più usare il femminile, le Larry Shippers. Quindi altre Larry Shippers, nonostante le dichiarazioni di Lewis, continueranno a cercare morbosamente le prove di questa relazione segreta. Sono le Larry Shippers 2.0, il cui livello ormai ha raggiunto quello dei terrapiattisti. Cioè loro credono nei Larry Stylinson come se fossero una religione, per fede, vedono segnali divini ovunque. Non importa quanto possano rovinare l'esistenza ai loro idoli, la loro è una missione: scomingautare Harry e Lewis, che secondo loro ancora oggi addirittura starebbero insieme. Le Larry Shippers 2.0 arriveranno a sostenere, con decine di presunte prove alla mano, che il figlio che Lewis avrà dalla sua futura compagna non esista. Lewis, secondo le Larry Shippers 2.0, ad oggi è il papà di Mark Caltagirone. Ma del delirio delle Larry Shippers 2.0 e di molto altro, come della controversa figura di Simon Cowell e di quello che è stato il suo ruolo in questa
questa storia parleremo nel prossimo capitolo della Larry Stylinson saga. A questo punto fatemi sapere voi cosa ne pensate. Credete che ci sia del vero nelle teorie dei fan o pensate che i Larry Stylinson siano il frutto dell'immaginazione collettiva? Pensate che Eleanor sia stata solo una copertura oppure secondo voi la sua relazione con Lewis è sempre stata reale? Scrivetemelo nei commenti ragazzi, che io scendo subito giù a leggervi. Commentate con i colori dei microfoni di Harry e Lewis, ovvero verde e blu. Mi raccomando, non vi scannate, restate gentili sempre, moderatevi. Poi se siete proprio persone gentili iscrivetevi anche al canale. Ragazzi, ci vediamo prestissimo con il prossimo capitolo della Larry Stylinson saga. Vi mando un abbraccio e a voi la linea.